Buonasera amici, ma soprattutto amiche del Bikecraft, di Sommobuta, di tutti quelli che sono venuti questa sera. Bentrovati, vi aspettavo. Mi sono preparato per settimane per questa live, ho creato l'impossibile, messo tutto in fila, manco fossimo 7 piccoli indiani uno dietro l'altro, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo a posto. Allora, signore, amici, amiche di questo canale, del vostro re simpatico e puzzolente di quartiere, siamo pronti? Io sono emozionatissimo. Chi è entrato? Non si sa chi è entrato. Allora, se siamo pronti, possiamo cominciare questa trasmissione. Questa sera andremo ad analizzare... chi è entrato? Il buon Chris, grazie Chris. Andremo ad analizzare... No, l'ha regalato il Carmine. Grazie Carmine. Andiamo ad analizzare 118 tavole, doppie tavole, poi a pezzettini ovviamente, che racchiudono tutta la lore di One Piece ad oggi. Premetto, io non ho risposte, non ho soluzioni, ho una mia idea, ma potrebbe essere una delle più grosse fregnacce mai raccontate dopo Wano Regno Antico, che è ancora lì in sordina ma non si sa mai. Quindi, stasera mettiamo in fila i pezzi, poi chiacchieriamo un attimo, vi racconto 2 o 3 cosine che penso io, la ricaricherò su YouTube chiaramente con le tavole oscurate, perché sapete che il problema poi da quella parte sussiste, e niente, e poi mi farete sapere voi qual è la vostra idea alla fine del nostro racconto, perché io adesso vi racconto i pezzi, poi ripeto, vi dirò la mia, ma la mia è incompleta, come disse Rayleigh a Robin, tu fatti la tua idea, poi magari l'avrai diversa dalla mia, no? Perché a loro mancavano dei pezzi, ai vecchi cuori della ciurma di Roger. Anche a me mancheranno dei pezzi, ovviamente, perché la storia non è completa, ma così è, se vi pare. E allora cominciamo. Una perla! Chi ha donato una perla? Grazie Mirko per questa perla. Grazie Mirko, grazie di cuore. Cominciamo. Ho preparato una grafichina molto caruccia questa sera, versione molto piratesca. Io sono qua in basso a sinistra. E un'altra perla. E Twitch ha donato una perla in cambio di 2 perle. Bene. Perla ai porci, bravo Siord, bravo. Perla e pirla. E allora cominciamo, ovviamente, da dove tutto è cominciato. Perché ovviamente One Piece è cominciato da qua. No, dall'incidente di Ohara, grazie Monkey, chi è? Monkey di Draka, Filo 0007 e anche Ardepa 92. Grazie a tutti ragazzi, grazie di cuore tutti quanti. E quindi leggiamo queste tavole e vediamo cosa ci raccontano. Perché le leggiamo? Perché è importante ripassare. E allora, dice Clover, il passato è un patrimonio di tutta l'umanità. Nessuno ha il diritto di soffocare il desiderio di svelare le pagine mute della storia. Però ha rotto il cazzo il Mac, Mac. Devi rompere il cazzo così? E che cazzo? Adesso lo abbasso un po', così non scoccia e non rompe i coglioni. Meno 20. Ole. Allora, ripeto. Nessuno ha il diritto di soffocare il desiderio di svelare le pagine mute della storia. Robin, vattene via, queste sono stronzate. E dicono i vecchi anziani. Decifrando i poneglyph si rischia di risvegliare le armi antiche, gettando il mondo in un pericolo incalcolabile. Anche se le vostre intenzioni non sono malevole, se qualcuno dovesse sfruttare queste informazioni, il risultato sarebbe lo stesso. Clover si incazza e dice, ma indipendentemente dal passato, se è una storia forgiata dall'umanità, allora dovremmo accoglierla in tutta la sua totalità. Se ci avventuriamo senza paura nel mare della conoscenza, possiamo prepararci a qualsiasi eventualità. I vecchi non ci stanno, è un discorso idealista. È così? Oppure non farlo è per voi solo una questione di comodità? Tra ciò che oggigiorno resta da rivelare, ciò che desideriamo sapere di più di ogni altra cosa al mondo, è non solo il contenuto dei poneglyph, ma la ragione della loro esistenza. Perché gli uomini del passato hanno scelto di usare la pietra come mezzo per trasmettere il loro messaggio al futuro? Perché hanno inciso la storia su pietre indistruttibili e le hanno sparse per il mondo? Non avranno forse pensato che se avessero semplicemente scritto i loro messaggi su carta o libri, questi sarebbero stati completamente eliminati? In altre parole, questa è la prova inequivocabile che coloro che li hanno lasciati avevano dei nemici. Cosa vuol dire, dottor Clover?
Se supponiamo che costoro siano stati sconfitti e distrutti da qualche nemico, allora quel nemico deve essere sopravvissuto nella storia successiva. Curiosamente, 800 anni fa, proprio quando è finito il cosiddetto secolo vuoto, è nato il governo mondiale. E dice, se il nemico di coloro che sono scomparsi è il governo mondiale di oggi, allora il secolo vuoto potrebbe essere una storia scomoda che è stata nascosta dal governo mondiale. Dalla lettura di antichi documenti e di alcuni poneglyph che abbiamo rinvenuto, siamo ben presto venuti a conoscenza dell'esistenza di un paese che ora non esiste più. Ma ciò che emerge dai documenti è l'immagine di un enorme regno, di un regno enorme. Pare che un tempo vantasse di un grande potere, ma le informazioni su quel paese sono state inesorabilmente occultate. Forse quando hanno realizzato che sarebbero stati sconfitti dalla coalizione, che poi si farà chiamare governo mondiale, hanno inciso tutta la verità su delle pietre per trasmettere il loro pensiero al futuro. E quelle pietre sono i poneglyph che hanno perdurato fino ad oggi. E dice il vecchiardo, la sua è un'ipotesi audace, qua vedete Saturn, è sempre lui sul pezzo. E dice Clover, le armi antiche rappresentano sicuramente una minaccia per il mondo, ma forse ciò che minaccia il governo mondiale ancora di più è che la storia faccia riemergere l'esistenza e gli ideali di quel regno. Non potremo comprendere l'essenza di questa minaccia fino a quando non ne sveleremo i misteri, ma il nome di quel regno un tempo prospero, che detiene la chiave di tutto, è eliminatelo. È questa qua. È il quadro. Il lavoro che facciamo questa sera è di prendere le certezze e metterle in fila, vedere le ipotesi e farci dei dubbi. E allora quali sono le certezze, le cose certe di cui parla Clover in questo discorso? Sono solo 5. Il governo mondiale fondato da 20 regni che hanno vinto una guerra, il governo mondiale aveva un nemico giurato, un tempo esisteva un regno enorme che oggi non esiste più, le armi antiche rappresentano un pericolo, il nome di quel regno è terribilmente preoccupante per il governo. Tutto il resto che lui dice sono ipotesi, perché lui si ipotizza se i 20 regni hanno sconfitto chi ha diffuso la storia, non lo sappiamo, lui non ce lo dice Clover. Il secolo vuoto potrebbe essere una storia scomoda per il governo mondiale, non c'è prova di questo. I poneglyph realizzati per preservare una storia altrimenti distrutta? Ipotesi. Il regno scomparso disponeva di un enorme potere? Dice che pare, lui non lo sa. Il regno scomparso ha inciso i poneglyph per salvare la propria storia? Lui non lo sa, lo ipotizza. Il governo ha paura della storia e degli ideali di quel regno? Lui non lo sa, lo ipotizza. E allora ci siamo posti dei dubbi a questo punto, perché lui ci fa tante ipotesi, ma da delle ipotesi sorgono domande. Dov'era questo grande regno? Qual era il nome che ha fatto poi scattare la morte su Clover? Esisteva prima del secolo vuoto o è sorto durante il secolo vuoto? Che potere aveva questo grande potere che vantava? Quali erano i suoi ideali? E infine, hanno scritto loro i poneglyph o li ha scritti qualcun altro? Clover non sa nulla di queste cose. Lui è soltanto certo che il governo mondiale ha schiacciato qualcuno e ha vinto una guerra. Basta. E aveva il nome in mano e il nome gli è costato la testa. E allora proseguiamo e andiamo alla quarta tavola di questa sera, ovvero siamo qua a Egghead. E in questa occasione Vegapunk, tramite chiaramente il lavoro di Oda, cosa fa? Non fa altro che rimarcare le cose che diceva anche Clover. Non fa nient'altro, non fa assolutamente nient'altro. E perché non fa nient'altro? Perché Vegapunk non sa nulla. Sa quello che sapeva Clover, perché ha letto gli stessi documenti. E infatti cosa ci dice qua? Ora non vi sto di nuovo a leggere il discorso. Il grande regno esisteva in passato ed era dotato di una civiltà avanzata. Questo ci dice perché lui c'ha un elemento in più, il robottone. E a proposito, col robottone ci dice che era costruito 900 anni fa. Il robot gigante è salito a Marijois, ce lo racconta in questa tavola, 200 anni fa. Il robot gigante dice che non causò nessun danno, questo è interessante, questo non ha causato nessun danno perché ha terminato le sue energie, e ci dice che 900 anni fa esisteva un'energia che oggi non c'è più, come ci dice in queste tavole. E allora
E allora, da qua altre ipotesi, perché le sue certezze sono che il robottone è di 900 anni fa, 200 anni fa attaccato a Marijois, però si è spento e non ha fatto un cazzo. Quindi O'Hara l'hanno distrutta perché ha scoperto l'esistenza del regno, la sua ipotesi di Vega, che lui si chiede questo, ma quindi O'Hara l'hanno fatta fuori per questo? Ma io non lo so, lui sta ipotizzando di nuovo. Si chiede se il secolo vuoto è la storia della guerra tra il grande regno e i 20 regni. Altra ipotesi, attenzione, non è una certezza. E poi questa è più interessante. Lui dice che il robot gigante, e c'è Shaka che dice forse, perché non lo sa manco Shaka, dice ma il robottone è salito a Marijois? Bah, forse, così dicono. Non si sa. Non si sa se lui si è arrampicato sulla Red Line. Non sanno un cazzo questi, capite? Loro non sanno niente. E allora mi sono domandato io, ma non è che il robottone in quella situazione era andato a Marijois non per portare guerra, ma per far qualcos'altro? Mi sono chiesto questo perché ovviamente il dubbio te lo poni. E perché te lo poni? Perché il governo mondiale è in sabbia. Che senso avrebbe avuto nascondere un robot e farlo cancellare, poi l'hanno nascosto gli Egghead, se questo era nemico? Cioè, adesso pian piano ci arriviamo, però tenete a mente questa cosa. E se il robot non fosse salito per distruggere Marijois? Capiamo. Andiamo avanti. Siamo qui e comincia la nostra storiellina. C'è Doflamingo che ci racconta di come è nato questo governo mondiale. E cosa ci dice? Che 800 anni fa 20 regni si sono uniti a Marijois per formare il governo mondiale. Quindi le domande di Clover cominciano a prendere certezza. Però ci dice che 19 famiglie sono rimaste e hanno formato i draghi celesti, mentre i Nefertari, sono tornati ad Arabasta. L'altro dettaglio in più che abbiamo qui è che in ogni regno si è formata una nuova famiglia reale, e a Dressrosa chiaramente si sono formati i Riku, e la famiglia Don Quixote è una delle 20 casate dei fondatori insieme ai Nefertari. Quindi abbiamo l'informazione che 800 anni fa questi sono andati là sopra. Dubbi non me ne vengono, così come neanche ipotesi, sono tutte certezze. Proseguiamo e abbiamo i Tontatta. C'è il nostro regancio del regno di Tontatta che ci racconta un po' invece la loro storia dei nani e ci dice che in un tempo, non conosciamo quando, i Tontatta lasciarono la loro terra e finiscono a Greenbeat. Qui praticamente loro vengono perseguitati dalle persone, infatti la nostra scoperta da parte dei grandi umani ci mise a rischio di estinzione, ma a un certo punto il re del paese confinante Dressrosa propose un trattato che garantiva risorse e sicurezza in cambio di un piccolo sforzo lavorativo. Il cognome di quel re era Don Quixote e tutto ciò durò fino a 900 anni fa. Quindi dal tempo in cui loro sono arrivati a Greenbeat fino a 900 anni fa, per la tribù Tontatta è stata l'era della schiavitù. Quindi loro per un tempo indeterminato, potrebbe essere, non so, 200, 300 anni, 500 anni, fino a 900 anni fa, erano schiavi dei Don Quixote. E lui ci dice, ciò che accadde durante il secolo vuoto è sconosciuto. Noi non sappiamo poi dai 900 anni agli 800 anni che cosa è accaduto. Quindi potrebbero essere rimasti schiavi per quanto ne sappiamo. Solo che poi 800 anni fa, quando i Don Quixote se ne sono andati, arrivano i Riku e fanno ammenda dei peccati dei Don Quixote, tutta la popolazione delle Dressrosa e diventano grandi amici. Quindi i nani sono rimasti schiavi dei Don Quixote per tanto tempo, fino a 900 anni fa e forse anche durante il secolo vuoto. Noi non sappiamo cosa è accaduto durante il secolo vuoto, potrebbero essere anche insorti per quanto ne sappiamo. Noi non sappiamo nulla di quell'epoca lì. Proseguiamo e arriviamo al nostro re Cobra. Abbiamo visto che i Nefertari per l'appunto erano una delle 20 case fondatrici del governo mondiale e Cobra, dopo aver chiacchierato con Robin 2 anni prima, va a Marijois e comincia a raccontare cose, chiede ai vecchi. Cosa vuol chiedere re Cobra di Arabasta? Da dove cominciare? Allora, il governo mondiale fu creato 800 anni fa da 20 sovrani che in quanto creatori del mondo trasferirono le loro famiglie a Marijois. Quindi significa comunque che a Marijois prima o non c'era nulla o c'era qualcos'altro, perché loro hanno trasferito alla fine dei 100 anni di vuoto le loro case lì,
Alla fine divennero noti come draghi celesti e da allora dominano dal tetto del mondo. Tra di loro i 20 sovrani erano uguali e per assicurarsi che non nascesse mai un dittatore realizzarono un trono vuoto e lo circondarono con le loro 20 armi, giurando che nessuno si sarebbe mai seduto su di esso. Nel frattempo, nei 20 paesi che persero i loro reali, vennero eletti nuovi sovrani, che è quello che ci diceva anche Doflamingo, e anche i nani. E questa situazione persiste fino ai giorni nostri. Quindi le 20 famiglie, nefertari escluse, sono trasferite e in quei loro paesi ci sono altre famiglie reali, fino ad oggi. Non sono sopravvissuti nei loro paesi d'origine, i primi 20, i loro nomi, insomma, ma per Arabasta fu diverso. La regina Lili della casata Nefertari, che regnava a quel tempo, rimase annoverata tra i primi 20, ma decise di non diventare un drago celeste. Tornò invece ad Arabasta e per questo motivo il cognome Nefertari è ancora presente nel nostro paese. Di conseguenza in realtà ci sono 19 armi attorno al trono. E i vecchi dicono, ok, sti cazzi, non ce lo metti, qual è il punto? E dice Cobra, ho esaminato attentamente gli antichi documenti del nostro paese. Tutto ciò che possiamo sapere è ciò che è stato registrato dopo il secolo vuoto. Quindi non c'è storia, ma non c'è traccia del nome della regina Lili. Quindi dopo, anche se la storia è proseguita con il nome Nefertari, di Lili non c'è traccia nei documenti successivi a 800 anni fa. Non è mai tornata nel regno di Arabasta. È stato il fratello della regina Lili a regnare dopo di lei. Avete qualche informazione su di lei? Lui dice, sì, dici giusto, 800 anni fa Lili non ha voluto stare qua con noi, ma per quanto ne sappiamo lei è partita e quindi non lo sappiamo un cazzo. E allora dice Cobra, che cos'è la D? Perché lo domanda? Gli chiede Biglino. Perché nella nostra famiglia reale si tramanda da generazioni una sua breve lettera, una sua breve missiva. L'ipotesi qua che si pone Cobra è, ma Lili è tornata a casa o no? Il dubbio che sono posto io è, Lili è morta prima di tornare a casa? E non sappiamo. E allora, da questo istante, noi andiamo da Arabasta. Cosa ci dice qua? Ci sono Robin e Cobra che scendono nelle tombe reali dei Nefertari e lui le chiede, tu come sai ste cose? Lei fa, fatti i cazzi tuoi, gli dice. Sei in grado di leggere il Poneglyph? Sì, per questo che collabo con Crocodile, bla 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 bla. E Cobra dice, la famiglia reale di Arabasta ha l'obbligo di proteggere il Poneglyph da generazioni, ma questo è tutto ciò che sappiamo. E lei risponde, proteggerlo? Ma non mi faccia ridere. E lui, vedete qua sotto, si domanda, ma perché sta dicendo questo? Cioè, perché non farmi ridere? Io ho detto la verità, noi dobbiamo proteggerlo. Questo mi ha detto Lili. E se noi andiamo al dialogo del volume 24, dove poi dopo che Robin gli ha spiegato un po' la situazione, Cobra le dice, senti, ma in pratica mi stai dicendo che è davvero possibile ricomporre la storia che non è stata raccontata e che per farlo abbiamo bisogno dei Poneglyph? Ma allora perché noi? Si domanda. Cioè, dice, ma scusami, ma quindi c'è un modo per ricomporre la storia che manca? Il pezzo mancante? Io posso capire che cosa è successo a Lili? Posso capire perché è sparita? E che per fare questo mi servono i Poneglyph? E allora perché noi Nefertari, finora lo abbiamo preservato qua sotto senza fare un cazzo? Che è quello che poi lui andrà a chiedere, no? Agli anziani. E questa è la vera domanda. E allora, da qua ci spostiamo altrove. Cominciamo a introdurre uno degli argomenti interessanti. Andiamo qua. C'è Ivankov che ci dice, Sabo, prima hai parlato di qualcuno di nome Imu. Sì. E dice, è una storia assurda da raccontare, ma 800 anni fa, tra i primi 20 che crearono questo mondo, c'era un re chiamato San Imu della casata Nerona. Guarda qua. In pratica al mondo esiste un'abilità che ti dona l'eterna giovinezza, ma esserne a conoscenza significa che qualcuno lo ha verificato. Pertanto da qualche parte nel pianeta esiste qualcuno che sta vivendo senza poter morire. Non starai sostenendo che si tratti di quel tizio che ho visto? Potrebbe essere una semplice coincidenza che abbiano lo stesso nome, ma con chi altri? I 5 anziani, la suprema autorità del popolo draghi celesti che si autodefiniscono arrogantemente discendenti degli dei, sarebbero tanto docili. E allora andiamo a Imu. Arriva il nostro Imu-sama, sale le sue scalette e nomina Lili. Quindi abbiamo il collegamento tra Nerona e Nefertari.
Cobra chiaramente si caga addosso, anche perché poi avrà chiaramente problemi di incontinenza, poraccio. A nessuno dovrebbe essere permesso di sedersi lì. A nessuno è permesso di controllare il mondo a sua discrezione personale. E Imu gli dice: ho due cose da dirti e una cosa da chiederti, Cobra. Tu chi sei? Conosco il nome Imu. Immagino sia solo una coincidenza che tra i primi 20 ci fosse. Non indagare, non avresti risposta. Però saprai quel che vuoi sapere. Attenzione, questo è importantissimo. D è il nome dei nostri ex nemici. Negli ultimi anni sono sorti in tutto il mondo gusci vuoti che non conoscono nemmeno il significato del proprio nome, ma anche questo è dovuto al grande fallimento della regina Lili 800 anni fa. Fallimento. Gli studiosi che indagano sul secolo vuoto, i pirati che cercano i poneglyph per trovare i tesori. Se solo Lili quel giorno non avesse commesso un errore, quelle pietre non sarebbero mai state sparse in tutto il mondo. Eppure, considerando quanto è accaduto in passato, una delle peggiori ipotesi è se il rilascio dei poneglyph non sia stato davvero un errore, ma un gesto premeditato. La risposta a questa ipotesi potrebbe essere contenuta nella lettera di Lili, arrivata da Arvasta. Tu continui a riferirti a lei come la regina Lili della casata Nefertari. Perché? Pronuncia il nome del mittente della lettera lasciata dalla regina. E poi, chiaramente, lui, avendo capito che stava per morire, dice: in essa si leggeva che il nome della regina che regnava sul regno di Arvasta 800 anni fa era Nefertari di Lili. Nel sentire di Ym si triggera e chiaramente poi lo ammazza. Abbiamo quest'ultima tavola, dice: anche noi siamo D, quindi finalmente possiamo vedere la strada che Arabasta deve percorrere. Qui c'è un siparietto molto interessante con Sabo che parla con Luffy ed Ace. Dice: è una coincidenza che entrambi abbiate una D nel vostro nome. Oh, è vero, non me ne frega nulla di come mi chiamo, dice Ace. Mettitela, di Sabo, Sa di Bo. Ma dove l'hai messa? E poi giustamente Cobra ci dice la lettera, in parte. Difendete i poneglyph, poi c'è la parte nascosta dall'urlo di Imu-sama, e issa la bandiera dell'alba del mondo che verrà. E allora, fatto questo lungo discorso su Imu, abbiamo delle ipotesi. Le nostre certezze sono che tra i primi 20 c'era un re chiamato Nerona Imu, per coincidenza Nerona Imu ha lo stesso nome di Imu-sama, e i 5 anziani sono devoti a Imu-sama. Imu conosce Lili, è il re del mondo, gli ex nemici del governo mondiale sono i D, coloro che oggi hanno la D non conoscono il significato del loro nome, e anche il fatto che siano sorti inconsapevoli è dovuto al grande errore di Lili. Quindi Lili ha commesso un errore che ha causato la diffusione dei poneglyph in tutto il mondo. Imo ha il dubbio che Lili non si fosse sbagliata, ma che avesse premeditato tutto. Ma quello di Lili chiaramente non è un errore, ma un gesto premeditato. Lili si è firmata come Nefertari di Lili, quindi tutti i Nefertari sono ereditari della D, solo che non lo sapevano. Perché? Perché non era mai tornata a casa per spiegare nulla. Loro avevano soltanto la letterina con scritto quello e pertanto la dinastia è proseguita senza la D nel nome, perché loro non sapevano un cacchio. Le nostre ipotesi, in questo caso, è una sola, perché Imu dice anche questo, anche il fatto che quelli con la D non sappiano il significato del loro nome è dovuto all'errore di Lili. Qui c'è un problema di traduzione, nel senso, non so come tradurla, non sappiamo come tradurla perché non c'è il contesto. Quel soremo che lui usa potrebbe essere interpretato in due modi, riferendosi al fatto che i D siano emersi di recente in vari luoghi, oppure può riferirsi al fatto che i D emersi siano gusci vuoti, inconsapevoli per causa di Lili. Dalla frase è più probabile questa seconda, cioè il fatto che siano nati inconsapevoli per colpa di Lili. Però ovviamente il dubbio me lo sono posto e non lo so. Ma il grande dubbio che invece mi sorge in tutto questo è dovuto a questo balloon. D è il nome dei nostri ex nemici. Ma non era il grande regno il nemico dei 20 regni che hanno formato il governo mondiale? Cosa c'entra la D adesso? Perché non dice quel regno là erano i nostri nemici? No, la D, sono quelli con la D il nostro nemico. E allora cosa ha fatto davvero Lili? Cosa le è costato questo gesto? Perché non è mai tornata a casa? Ma soprattutto perché Imu è rimasto con il dubbio per 800 anni di questa cosa?
Perché questi dettagli sono estremamente importanti da tenere a mente. Perché se i nemici del governo mondiale sono i dei, allora chi cazzo era il regno antico? Andiamo avanti e ci spostiamo a Zo, dove abbiamo Nekomamushi che ci dice proprio così: molto tempo fa, 800 anni or sono, la famiglia Kozuki usò le sue abilità per creare dei libri indistruttibili, i poneglyph. E Robin dice: i poneglyph sparsi per il mondo sono stati realizzati da quella famiglia? E quindi quelli di Wano erano amici di Lily? C'era una coalizione che legava Wano con i Nefertari? Capiamo. Diciamo che questo è quello che salta fuori. Ma ovviamente poi cosa succede? Proseguiamo e c'è Inuarashi che ci racconta altro. Nami si poneva il dubbio: ma scusami, ma noi stiamo facendo la strada giusta? E dice Inuarashi: se ciò a cui siete interessati, e se siete interessati a ciò a cui riportano quelle registrazioni, allora dovreste seguirli. Beh, se volete potete andare a Lodestar. E a Lodestar normalmente uno si renderebbe conto solo alla fine di quelle registrazioni, quindi solo allo Star uno scopre del mistero dei poneglyph e dei caratteri antichi. Quindi soltanto quando arrivi a Lodestar tu scopri dell'esistenza dei poneglyph, del fatto dei caratteri antichi, ma soprattutto di chi li ha creati, quindi dei Kozuki. Quindi tu arrivi lì e lì scopri dell'esistenza di questa cosa. Perché? Non lo so. E scopri anche dell'esistenza dell'invisibile isola finale, Laugh Tale. Roger ricominciò la sua grande avventura proprio da lì. Questo dialogo l'ho lasciato perché giustamente volevo rimarcare il fatto che Crocus potrebbe aver ingannato il mondo e mandato tutti a morire, ma questa è un'altra storia. Quindi Nekomamushi e Inuarashi ci danno 4 certezze. A incidere i poneglyph furono i Kozuki di Wano 800 anni fa. Normalmente si scopre dei poneglyph, dei caratteri antichi e di chi li ha creati nell'ultima isola visibile, quindi Lodestar, così come si viene a conoscenza dell'esistenza di un'altra isola in quel posto. Quindi tu scopri di Laugh Tale solo e soltanto lì. Per raggiungerla serve recuperare i 4 Road, come poi ci dirà di nuovo Inuarashi, e quindi con scoperti questi 4 Road noi possiamo delineare una mappa che ci indica la posizione dell'ultima isola scomparsa. Bene, e allora cosa ci serve adesso? Ci serve il viaggio di Roger. Cosa ci racconta Roger? Roger ci racconta che 39 anni fa lui raggiunse Lodestar, convinto di aver fatto il giro del mondo. Però Roger scopre che esiste un'altra isola e quindi è costretto a ricominciare da capo il suo viaggio. Cosa ci dice Ruggero qua? Ci dice che praticamente il governo mondiale dice che l'ultima isola non deve essere raggiunta. Ma quale isola dice di non raggiungere il governo? Di non raggiungere Lodestar? Perché affermare l'esistenza di Laugh Tale mi sembra anche un po' troppo. È probabile che dicano di non raggiungere Lodestar, visto che comunque si può raggiungere. E Roger dice di essere l'unico ad averla raggiunta da tanto tempo. Tant'è che poi dà lui il nome all'isola, se vi ricordate, successiva. Quindi qualcuno comunque a Lodestar arrivava. Lui dice di essere arrivato da tanto tempo, quindi probabilmente era inviolabile Lodestar, non lo so, capiamo. E si dice di quest'ultima isola e si nasconde un immenso tesoro. Qui c'è un qui pro quo di informazioni, secondo me, perché il mondo crede che su Lodestar c'è un grande tesoro, che poi c'è effettivamente, sono informazioni, solo che in realtà il tesoro vero sta da tutt'altra parte, sulla vera ultima isola. E allora Roger è sicuro che per leggere i poneglyph serva un Kozuki, perché lo sa, perché lo ha letto a Lodestar, come ci diceva Inuarashi Nekomamushi. E Oden lo conferma, perché gli dice sì, effettivamente la mia famiglia fa questo. E allora capiamo, proseguiamo, leggiamo. Oden parte insieme a Roger e ci rechiamo all'isola degli uomini pesce, dove Roger scopre che l'arma ancestrale Poseidon è una principessa sirena che non è ancora nata. E qui Oden legge su un poneglyph una lettera di scuse da parte di un tale Joy Boy, rivolta a Poseidon, e
Oden, che sa leggere, dice non è particolarmente interessante, cioè non ci dice un cazzo, è una lettera di questo qua che si scusa a quest'altra. E quindi non gli davo tanto peso inizialmente, perché sembra una cosa un po' lasciata lì così, però capiamo. Ma l'informazione forse più interessante in queste tavole è nella tavola successiva, dove ovviamente c'è un po' di cacciara, si chiedono, Nettuno ci rimane un po' male che Roger legge queste cose, e Rayleigh dice che loro non sono alla ricerca delle armi o di queste cose qua, ma loro vogliono soltanto il tesoro immenso che hanno lasciato coloro che le hanno definite armi. Questa altra informazione chi gliel'ha data? Non si sa chi gli ha dato questa informazione, però noi teniamola lì. Chi lo sa, un giorno scopriremo perché Rayleigh era convinto che coloro che hanno lasciato le armi, anzi che li hanno definite armi, sono coloro che hanno lasciato il tesoro. Magari semplicemente a Lodestar si poteva intuire anche qualcosa del genere, non lo so, capiremo. Proseguo e siamo qua al momento in cui chiaramente precede l'arrivo a Laugh Tale. Quel giorno scoprimo ogni cosa riguardante il mondo, il secolo vuoto, la famiglia D, le armi antiche. Un tempo il paese di Wano era addirittura in contatto con il mondo. In quel momento, davanti a quell'immenso tesoro che esiste per davvero, Roger si è messo a ridere. E noi come lui abbiamo riso fino alle lacrime. E qui Roger dice: Joy Boy, vorrei essere nato nel tuo stesso periodo. Hai lasciato un tesoro incredibile. Che storia dannatamente divertente. Ehi ragazzi, perché non diamo un nome a quest'ultima isola che nessuno ha mai raggiunto per 800 anni? Laugh Tale. Allora, qua cosa succede? Loro scoprono tutto, ovviamente, cos'è la famiglia della D, a cosa servono le armi, che cosa è successo nel secolo vuoto. Il One Piece esiste davvero, perché se lo dicono, ed è un tesoro assurdo, a cui è legata una storia dannatamente divertente. Cosa vuol dire incredibile, assurdo? Cioè, potrebbe essere qualunque cosa, potrebbe essere anche una caccola, per quello che ne sappiamo. Cioè, che cazzo è? Cioè, io rido per le cose più stupide, quindi per me potrebbe essere anche un tostapane. Io mi sarei messo a ridere vedendo un tostapane messo lì davanti a me. Ma l'isola viene chiamata Laugh Tale in onore del tesoro, perché a loro ha fatto ridere questo tesoro. E qui la cosa interessante è questo balloon che dice: Joy Boy, vorrei essere nato nel tuo stesso periodo. Cosa vuol dire? Cioè, Roger parla del Joy Boy del passato o no? Perché mi pongo questa domanda? Perché ci sarà poi un balloon più avanti, molto più avanti nel nostro racconto, dove c'è Re Nettuno che dice a Robin che Joy Boy era una persona che ha vissuto nel secolo vuoto. E il secolo vuoto sembrerebbe essere un'era di guerra, 100 anni di distruzione, di morte. Quindi non mi immaginerei mai Roger che dice: vorrei essere nato in un periodo di guerra, dove il mondo stava cadendo allo scatafascio. Sembra quasi come se lui stesse parlando con il Joy Boy che dovrà tornare, non con il Joy Boy che è stato. E poi parla con il Joy Boy che è stato e dice: hai lasciato un tesoro incredibile, che storia dannatamente divertente. Qua si comincia a incistare nella nostra testa l'idea di ciclicità, perché dice: sì, ok, l'hai lasciato, però tu tornerai e vorrei essere vivo il giorno in cui tu sarai qua, nella tua epoca, quando tu Joy Boy tornerai, perché lui sa di essere morto per allora. E qua cominciano chiaramente a sorgere tanti dubbi. Cosa è successo? Perché? Per come? Per quando? Come mai? Come mai queste domande si pone Roger? Come mai fa queste affermazioni? Noi lo capiremo forse un giorno. Il mondo scopre che Roger è diventato re dei pirati, che ha scoperto il grande tesoro. Infatti sui giornali ci sarà Morgans che scrive: ricchezza, fama, potere, l'uomo che ha conquistato tutto questo. Gold Roger, il re dei pirati. E Roger ride: ma io mi chiamo Gold D. Roger. Tuttavia, re dei pirati non sono affatto male. E gli dicono: almeno ora puoi capire perché il governo mondiale sta nascondendo così il tuo nome. Quindi il fatto che lui abbia la D, il fatto che lui ora non è più un guscio vuoto come diceva Imu, è estremamente pericoloso, perché lui è una D consapevole, è una D che sa il perché lui ha la D e sa tutto il resto, e allora è una persona
da eliminare instant, non è più un guscio vuoto. Dice qua, il mondo ha cominciato ad appellare tutto ciò che Roger ha ottenuto con un termine generico, ossia One Piece. E Roger dice, eppure non sanno un bel niente. Ti lascia quasi intuire che non è un tesoro, non c'entra un cazzo con quello che la gente pensa. Pensaci. E quindi loro non sanno nulla, cioè la gente non sa nulla, loro sanno e se la ridono. E nel frattempo Roger ripensa a una cosa particolare che hanno vissuto. Quando i Re del Mare parlarono di queste persone e dicono i Re del Mare, quasi il momento. Il nostro sovrano sta per venire al mondo. E l'altro dice, nascerà anche in mari lontani. Un secondo re probabilmente. E poi ve lo spiego perché. Le balene attendono con gioia il giorno in cui i due re si incontreranno nuovamente. Anche noi abbiamo atteso a lungo. Ormai manca poco. Questa volta tutto andrà per il meglio. Impiegherà 10 anni per nascere e 15 per raggiungere la maturità. E qua, a sinistra, Roger dice: quelle voci dicevano senza dubbio la verità. Qualcuno nascerà e ci supererà. Noi siamo arrivati troppo in anticipo. E Ray gli dice al One Piece: mi chiedo chi sarà a trovarlo. Beh, sarà mio figlio, che non esiste. Perché do per scontato, nonostante grammaticalmente sia impossibile da evidenziare che ci siano due re in questa frase, a parte poi nel balloon successivo, questo nascerà anche in mari lontani. Perché Roger dice, quelle voci dicevano la verità, ci sarà qualcuno che ci supererà, e ovviamente non può fare riferimento a Poseidon. Poseidon è il sovrano dei Re del Mare. Nascerà anche un altro sovrano che ci supererà, è quello a cui fa riferimento Roger, d'accordo? Tutti d'accordo, come diceva anche la carissima e bruttissima maga megera Vanna Marchi. Allora, che abbiamo scoperto in queste tavole? Che il mondo chiama One Piece il tesoro, quindi non è una cosa che hanno chiamato loro o che ha chiamato i Joy Boy, è un nome che si è inventato la stampa, d'accordo? Di nuovo d'accordo come Vanna Marchi. E Roger ricorda le parole di Re del Mare, che a breve sarebbero nati Poseidon e un altro sovrano, e questa volta dice, secondo i Re del Mare, stavolta tutto andrà per il verso giusto. Questa volta. E allora, perché stavolta? È andato male qualcosa la volta scorsa? Probabilmente sì, perché sappiamo che il governo mondiale ha vinto la battaglia contro i loro nemici, i D. Quindi teniamo a mente anche questo. E andiamo a quest'altra tavola, che è proprio successiva dal punto di vista temporale a questo momento qua. Ovvero Newgate che ricorda quando si incontrò con Roger. Stai morendo, Roger. Già non mi manca molto. Vuoi che ti dica come raggiungere Laugh Tale, baffi bianchi? Anche se tu lo facessi non ci andrei, non mi interessa. Lo sai come mi chiamano quelli del governo ultimamente? Gold Roger. Ma è sbagliato. Io sono Gold D. Roger. E dice Newgate: ogni tanto è capitato di incontrare persone con la D nel nome. Nella mia famiglia ce n'è uno che si chiama Teach. Qual è il significato di questa D? Vuoi saperlo? Va bene, te lo dico. Tanto tempo fa. E qui Newgate ci racconta una storia molto interessante. L'avete letta milioni di volte, però è sempre bello rileggerlo col senno di poi. Non sei tu, dice a Barbanera, l'uomo che Roger sta aspettando, se non altro tu, Teach, non sei tu. Così come c'è chi porterà avanti la volontà di Roger, ci sarà anche chi porterà avanti la volontà di Ace. Anche se si spezza la linea di sangue, la loro fiamma non si spegnerà mai. Attenzione, anche se si spezza la linea di sangue, la loro fiamma non si spegnerà mai. È così da molto tempo. Si tramanda di generazione in generazione. E un giorno, nel futuro, apparirà qualcuno che sfiderà questo mondo, facendosi carico di tutti i secoli di storia. Sengoku, voi del governo mondiale avete un'immensa paura di una guerra che un giorno coinvolgerà il mondo intero. A me non interessa, ma quando qualcuno troverà quel tesoro, il mondo finirà per capovolgersi.
verrà il giorno in cui qualcuno lo scoprirà e poi chiaramente dirà il One Piece esiste davvero. Questa tavola è potentissima perché ci dice delle cose estremamente interessanti. La prima, per arrivare a Laugh Tale basta sapere come fare, non serve essere un D, non serve a un cazzo, basta che tu sai come arrivarci, ci arrivi. Vuoi che te lo racconti? No, non mi interessa. Cioè è molto Chad questo discorso tra i due. Teach non è la persona che Roger aspetta, quindi Teach non è Joy Boy, punto. Anche se li eliminassi tutti, la loro fiamma non si estinguerebbe. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se tu ammazzi tutti coloro che oggi hanno la D, la fiamma non si estingue. Perché non si estingue? Non ho messo la tavola perché mi sono dimenticato, però se voi vi ricordate il capitolo 100, quando c'è Dragon che arriva e sentiamo le parole di Roger in sottofondo che ci dice questa cosa, ora ve la leggo così almeno abbiamo chiaro il tutto. Roger dice: ci sono cose che semplicemente non possono essere fermate, la volontà ereditata, i sogni delle persone e l'andirivieni delle ere. Finché le persone cercheranno il significato di libertà, tutto ciò non si fermerà mai. Cioè finché le persone cercano la libertà, tutto questo, volontà, sogni e le ere che vanno e vengono, non si fermano. Quindi io credo fermamente che anche se tu li ammazzi tutti questi D e spezzi la linea di sangue, la fiamma, il desiderio di libertà non si spegne nelle persone. È così da sempre, da molto tempo, di generazione in generazione. Cioè finché qualcuno vuole essere libero, il desiderio dei D non lo spezzi, quella volontà lì non la spezzi. E questo si conferma il fatto che Lily si fosse messa da sola la D nel nome. Questo conferma il fatto che Luffy diceva a Sabo: mettiti la D anche tu, chiamati Sadibo. Vuol dire che chiunque può essere un D qualora sposi quei determinati i valori. Quindi poi loro, i primi D, quelli che un tempo, 800 anni fa, combatterono contro il governo mondiale, sono i D di nome di fatto, perché hanno scelto poi di chiamarsi D, di unirsi, di fare quella battaglia e tutto il resto. Però chiunque appoggi quegli ideali, chiunque appoggi quella fiamma, è un D. Questo ci dice, e poi Newgate chiude il discorso, dice ok, poi tutti quanti possono essere D se cercano libertà, d'accordo? Di nuovo Vanna Marchi che mi ha preso possesso del corpo, ma un giorno ne apparirà uno solo, qualcuno che si farà carico di tutto, di tutti i secoli di storia, e vi sfiderà, vi romperà il culo e dice: voi del governo avete una caga tremenda di questa guerra che verrà, perché sanno già che arriva, perché alla Laugh viene annunciato che c'è una guerra che verrà e il mondo si capovolgerà. Poi cosa vuol dire? È metaforico o è letterale che il mondo si capovolga? Come mai il governo teme una guerra? Questi sono sempre i dubbi che io mi pongo mentre leggo queste tavole. E allora veniamo a questa guerra. Oden ci racconta: Toki, io ho raggiunto i miei limiti. Se ora non riuscissi ad abbattere Kaido, al momento non esiste nessuno in grado di farcela. In un mondo di oltre 20 anni nel futuro dovrebbe scoppiare una guerra tanto grande da dividere gli oceani. In altre parole, tra 20 anni, i protagonisti di una gigantesca guerra si riverseranno nel nuovo mondo. Sono loro che possono sconfiggere Kaido. Sul paese di Wano sta per abbattersi un lungo inverno. Pertanto, se dovessi morire, vorrei che usassi i tuoi poteri per bla 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 bla. E qui Toki strappa delle pagine che sono indubbiamente le pagine del diario mancanti. Quindi Oden, tornando alla Laugh Tale, sapeva già che entro 20 anni sarebbe scoppiata una guerra. Come lo sapesse? Boh. A Laugh Tale si racconta il futuro, o il passato, o passato e futuro sono la stessa cosa, chi lo sa. E qui c'è un dettaglio importante della nostra Toki. Toki, ripensando a suo marito, che un tempo le disse: Toki, anche tu, attenzione, quell'anche tu, grande figlio di, come diceva Benson, no, anche tu, nella versione giapponese è sottolineato con i puntini. Oda fa così quando ti dice: devi stare attento. Devi stare attento, questa frase, anche tu. Anche tu sei venuta a cercare dal passato di 800 anni fa.
Non è vero? Quindi anche tu chi altri è venuto a cercare dal passato? Se è il giorno in cui il mondo verrà capovolto, allora salta avanti di 20 anni. Quello che desideri, poi lei lo zittisce perché ovviamente lei voleva stare con lui, aveva già trovato quello che lei cercava. E qui Toki dice una frase che ho fatto fatica per molto tempo a capire, ma oggi l'ho capita. Oggi, questi giorni, poi rileggendo tutto il quadro, e ho trovato il significato di quello che dice. Lei dice: Oden-san, io sono scappata dal passato. Credevo che saltando nel futuro qualcun altro avrebbe agito al mio posto. Quindi Toki aveva un compito 800 anni fa, ma lei è scappata. È scappata per paura, è scappata per qualche motivo e lei è saltata nel futuro e nella speranza che probabilmente 800 anni fa qualcuno avrebbe fatto quello che lei doveva fare al posto suo. Solo che probabilmente non è successo, perché lei si è trovata in un mondo dove non aveva vinto la sua parte di mondo. Lei è una Matsuke, quindi comunque era una del paese di Wano di 800 anni fa, benché lei dica che i suoi genitori fossero di là, ma lei non ci fosse mai stata. Quindi lei è partita, io sono scappata dal passato perché credevo che saltando nel futuro qualcun altro avrebbe agito al posto mio 800 anni fa. E qui si defila, secondo me, la possibilità che 800 anni fa il governo mondiale, chiamiamolo così per semplicità, abbia vinto perché ci sono state diverse situazioni che hanno fatto sgambetto ai D. Tra lei e il peccato di Zunesha capiamo cosa possa essere accaduto. Quindi lei è saltata, solo che probabilmente, anche scappando nel futuro, in qualche modo lei si è ritrovata a fare quello che avrebbe dovuto fare 800 anni fa. Perché se lei non fosse saltata avanti nel futuro, Momonosuke non sarebbe mai nato. Tenetelo presente questo. E proseguiamo. Cosa ci dice Oden? Il nostro paese, anzi il mondo intero, sta attendendo una persona. E quando dopo 800 anni quella persona apparirà, Oden entra, il Joy Boy entra, esattamente. E quando dopo 800 anni fa quella persona apparirà, il paese dovrà essere in grado di accoglierla e collaborare con lei. Questo è estremamente importante. Perché? Perché Wano deve prepararsi all'arrivo del Joy Boy, il Joy Boy che aspettava Roger, che diceva mi piacerebbe tanto nascere nella tua epoca, ma io sono già morto per allora. E qui abbiamo il nostro Pedo Sukiyaki che ci racconta una storiella particolarmente divertente, perché dice che più in basso nel sottosuolo giace dormiente l'arma antica Pluton. Lui ovviamente non l'ha mai vista perché non può andare a vederla, ma per recuperare Pluton bisogna abbattere il muro. In altre parole, aprire il paese significa distruggere il muro difensivo e liberare l'arma antica. Robin dice: ma scusami, perché Oden voleva aprire i confini per questo, per l'arma? E Pedo Sukiyaki dice: ma io ti riporto quello che so. Così come Cobra sapeva che doveva difendere il Poneglyph e innalzare la bandiera dell'alba, anche a Wano sapevano di dover proteggere l'arma ancestrale e il Road. Ciò che Oden ha appreso nel mondo esterno, io non lo so, non lo posso neanche immaginare, ci dice Sukiyaki. E visto che vi ho detto adesso che Toki, dove sta Toki? Ha una pagina, pardon. Qua parlava sempre del fatto che anticamente i Kozuki avevano loro isolato il paese per difendere Wano da una forza gigantesca. Questo era importante, me lo stavo dimenticando di leggervelo. Cioè, anticamente fu proprio il clan Kozuki ad isolare il paese di Wano. Ciò avvenne per difendere Wano da una gigantesca forza. Quale sarà questa forza? Lo capiremo forse dopo. E vi stavo dicendo di questo balloon di Toki, del fatto che qualcuno agisse al posto suo, a destra, ma anche tutto il resto. Momonosuke, quando leggerà il diario di suo padre, lui scopre di non dover morire. Dice: in pratica io non devo morire. Cioè, sul diario di Oden c'è scritto che il figlio di Oden non deve morire.
E che cosa ci dice poi Momonosuke? Ho già parlato un po' con Zunesha, ma mi sfugge la parte più importante. Qui c'è Zunesha che gli dice sono qui per combattere, e poi non fa un cazzo. E Yamato dice meraviglioso Momonosuke-kun, lo sapevo che potevi parlare con Zou. E come aveva previsto Oden, tu sei colui che condurrà il mondo verso l'alba. Non Luffy, non Joy Boy, non Nika, Momonosuke. Momonosuke è colui che condurrà il mondo verso l'alba. E sul diario c'è scritto già che Momonosuke sarebbe stato in grado di parlare con Zunesha. E Momo dice: leggendo il diario di mio padre ho compreso che non devo morire, ma ha strappato e gettato via le pagine più importanti. Vero, villain? Cosa hanno visto nell'ultima isola lui, Roger e gli altri di tanto divertente? Non riesco proprio a comprendere quale sia l'obiettivo finale. Mio padre non era un profeta, quindi quello che ha riportato mio papà deve averlo letto là. Se ora fosse qui, direbbe ugualmente di aprire i confini. Ebbene, io sono uno stupido. Infatti il governo mondiale poi lo plaude che non ha aperto i confini, ricordiamolo, perché se significasse esporre al pericolo le persone di Wano, io non aprirei mai il paese. Reputi sia codardo, Yamato? Quindi cosa abbiamo qua di certezza in questo discorso legato a Oden e Momonosuke? Il paese è chiuso da 800 anni. Furono i Kozuki a chiuderlo per proteggersi da questa forza esterna gigantesca. Il paese va riaperto entro 20 anni perché deve arrivare Joy Boy. Nel paese si nasconde l'arma Pluton. Aprire i confini significa liberare Pluton. Nel diario di Oden c'è scritto che Momonosuke non deve morire perché Momonosuke è fondamentale, perché comunica con Zunesha. E allora l'unico dubbio che mi sono posto qua è: qual è la forza gigantesca esterna? E adesso ci arriviamo a questo. Proseguiamo e andiamo qua a Zou. Cosa ci dicono di Zou? Ci dicono che i Mink sono sulla schiena di Zunesha da 1000 anni. Quindi Zunesha durante il secolo vuoto era già con i Mink sulla schiena da 100-200 anni. Quindi non può essere Lili, non può essere nessuno. Zunesha è Zunesha, perché già 200 anni prima della fine del secolo vuoto quello aveva la gente sulla schiena. D'accordo? Bene. Poi cosa abbiamo? Qui dice ascoltami da lì, dice Momonosuke Yamato. Zunesha ci sta avvicinando. Intendi l'elefante di cui parlava Oden nel diario? Esattamente, proprio il compagno di Joy Boy, che 800 anni fa commise un crimine. Allora, il nostro Zunesha ha commesso un crimine 800 anni fa, sembrerebbe, ed era quindi un nakama di Joy Boy. Joy Boy lo annoverava tra i suoi compagni, nella sua ciurma, nel suo gruppetto di amichetti. E qui abbiamo questa tavola dove abbiamo Oden e Roger a Zou che stanno male. Quando arrivano a Zou stanno male. Cioè loro non riescono a capire, sentono questa grossa voce enorme che li fa sentire afflitti. Loro percepiscono l'afflizione, il dolore di Zunesha. E allo stesso modo anche Momonosuke e Luffy sentono la stessa cosa. Solo che a differenza di tutti gli altri tre, Momo ci parla, no? Si può sapere chi sei, chiede Luffy. Fai presto, lui urla. È la voce più possente che io abbia mai sentito, dice Momonosuke. Quindi Roger, Luffy e Oden la sentono, ma non ci possono parlare. Mentre Momo può parlarci, comunica con lui. Zunesha, ci dice Momonosuke, molto tempo fa ha commesso un crimine. Gli è concesso di camminare soltanto, salvo che riceva un ordine. Quindi di fatto la sua punizione è questo eterno divagar per mare fino a che qualcuno gli dia l'ordine contrario di fare qualcos'altro. E questa persona è Momo. Momo deve sopravvivere perché è essenziale. Nel libro c'è scritto che Momo non può morire perché deve dare un ordine a Zunesha di fare qualcosa, e quindi probabilmente questo è non è una certezza, questa è un dubbio. Qua dice Momonosuke: Zunesha, mi senti? Ci ho riflettuto bene, aprirò il paese, ma non adesso. Va bene, mi faccio carico della tua decisione, non dubito di te. Allora è palese che Zunesha serva per aprire il paese di Wano, però non c'è conferma nel manga, non ce lo dicono espressamente. Zunesha serve per tirare giù le mura di...
Quindi ad oggi è ancora una piccola ipotesi, al 99% confermata, ma non c'è ancora conferma. Questo ve lo dico per completezza del discorso. E allora, quindi se Zunesha serve per aprire Wano ed era amicone di Joy Boy, andiamo a capire chi era questo Joy Boy. Vi dicevo prima, chi è Joy Boy? Dice Robin. Joy Boy era una persona della superficie vissuto durante il secolo vuoto, quindi qualcuno di almeno 800 anni fa, dice Robin, e dice Nettuno. Il messaggio, quindi quella lettera famosa che conosciamo tutti, era indirizzata alla principessa sirena che si trovava sull'isola in quel momento. Si dice che sia una lettera di scuse, lui non sa un cazzo, si dice che sia una lettera di scuse per avere infranto una promessa fatta all'isola degli uomini pesce. Una promessa, dice Robin. I dettagli sono sconosciuti, ma a tempo debito qualcuno verrà ad adempiere alla promessa per conto di Joy Boy. Questa è una leggenda tramandata nella nostra famiglia reale, quindi crediamo in quel giorno e garantiamo di continuare a vegliare su Noè come abbiamo fatto per generazioni. Solo allora la gigantesca nave Noè potrà completare la sua missione. Quindi Robin ha letto una lettera di scuse. Poseidon, mi dispiace, ho sbagliato, non sono riuscito ad adempiere la mia promessa, verrà qualcun altro a farlo per me. Ma non c'è scritto che cazzo lui gli avesse promesso, e infatti Nettuno fa: io non lo so, i dettagli non li conosco, so solo che è una lettera di scuse per aver infranto una promessa fatta all'isola degli uomini pesce. Potrebbe essere una stronzata, si chiama Noè è uguale, Noè in inglese, ma Noè è uguale, va bene lo stesso, come vi pare e piace, io la chiamo Noè. Quindi non c'è nessuna prova che questa lettera sia una lettera di scuse per aver infranto una promessa all'isola degli uomini pesce. E non lo sa, lui non lo sa. Io so, ho sentito, si dice, si racconta. Quando dicono così non vale un cazzo. Ci racconta Otohime questa storia che lega questa figura messianica a Poseidon. Dice: una sirena capace di comunicare con il re del mare. Ma in altre parole si dice, di nuovo, che un giorno qualcuno apparirà che saprà guidare correttamente il potere di Shirahoshi, e quando ciò accadrà il mondo subirà un grande cambiamento. Questa è la profezia che si tramanda. Cioè, loro non sanno niente. Capite? Io vi voglio fare questo ragionamento perché loro non sanno un cazzo. Noi di certezze non abbiamo nulla, salvo 4 cagate. 4 cagate. Che io poi, se volete, vi regalo le certezze di questi fumetti. Quindi cosa ci dice questa serie di tavole? Joy Boy è un individuo X, non si sa di che razza, potrebbe essere anche un Baccanir per quanto ne sappiamo, vissuto 800 anni fa, all'incirca, durante il secolo vuoto. Joy Boy ha fatto una promessa con Poseidon, e in tutto questo marasma di informazioni c'era anche questo patto dove Joy Boy aveva dato delle certezze agli uomini pesce in cambio dell'aiuto di Poseidon con l'arca. Quindi Joy Boy è atteso tutt'oggi che qualcuno ritorni invece di Joy Boy, o dallo stesso poi il Joy Boy in quanto reincarnazione, per collaborare con Poseidon. Va bene? Va bene? Allo stesso modo, uguale identico anche a Wano. Fino ad oggi la chiusura dei confini ha avuto il suo significato. Ci siamo protetti, ma dobbiamo aprire il paese prima che un giorno appaia Joy Boy. Quindi, così come a Ryugu, anche a Wano aspettano il ritorno di Joy Boy per usare l'arma ancestrale. A Wano per Pluton, a Fishman Island per Poseidon. E cosa ci diceva Roger? Roger, vi ricordo di nuovo sta tavola, aspettava qualcuno che li superasse. Quindi Joy Boy è l'uomo atteso da Roger nel prossimo futuro affinché riesca a superarli, cioè affinché riesca a fare quello che loro non hanno potuto fare perché erano troppo in anticipo. Joy Boy era 800 anni fa, ma Joy Boy sarà anche quello che arriva oggi. La stessa figura in 2 tempi diversi. E durante la battaglia di Wano, Zunesha riconosce in Luffy Joy Boy. Che succede, Zunesha? Cioè, quanti ricordi, come Giovanni Storti che sente la cassetta in auto.
Per la prima volta da 800 anni sento i tamburi della liberazione. Ma che cazzo stai dicendo? Gli dice Momo. Sto parlando di Joy Boy. E Rufy si trasfigura e diventa Joy Boy. Non Nika, ma Joy Boy. Cioè, Zunesha riconosce Joy Boy, non Nika. Non gliene sbatte al cazzo nessuno di Nika, tranne che ai Buccaneer. Quindi, Zunesha riconosce in Luffy Joy Boy perché risveglia i tamburi della liberazione. E quindi poi di conseguenza il potere del dio Nika e tutto quello che ne consegue. E allora possiamo fare una piccola affermazione. Se tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso ha un senso, significa necessariamente, visto che poi Roger diceva che potrebbe essere suo figlio, colui che arriverà al One Piece al posto suo, significa che l'elemento fondamentale per arrivare al One Piece, cioè per sbloccare il tesoro, per arrivare non tanto all'Half Tale, ma per arrivare al tesoro e farlo funzionare, significa essere colui che aspettava Roger, colui che diceva Barbabianca sarebbe arrivato a prendersi carico di tutto quanto, e questa persona deve essere necessariamente uno con la D. Quindi Joy Boy di conseguenza aveva per forza la D. E questo si conferma in questo dialogo qua. D è il nome dei nostri ex nemici. Quindi i nemici del governo mondiale sono Joy Boy e i suoi amichetti stronzi. Sono loro i nemici giurati del governo mondiale. E allora veniamo a questo. Robin che dice ad Rufy: perché combattete? Voi che portate la D nel vostro nome. Rufy dice: ma che cazzo, la D? E lei si chiede tra sé e sé: si può sapere chi siete? Sembra che sia una domanda inutile. Quindi i D combattono per qualcosa, combattono inconsciamente per qualcosa, chi più, chi meno. Se voi guardate tutti i personaggi con la D, hanno tutti un leitmotiv che li accomuna: combattere per la libertà. Poi che sia in maniera buona o in maniera cattiva, quello poi lo potete decidere voi, cioè Barba Nera, Rox, è quello che vi pare e piace. Se sono cattivi, se sono buoni, se sono neutri, ma combattono per una libertà. D'accordo? D'accordo. Bene. Andiamo qua, Skypiea, e c'è Gunfall che dice: signorina, forse è solo la mia immaginazione, ma non posso fare a meno di sentire in quel ragazzo col cappello di paglia un'aura simile a quella di Roger. Il suo nome è Monkey D. Luffy. Anch'io sono molto interessata a lui. D? Capisco, entrambi i nomi hanno quella lettera in comune. Già, la cosa certa è che è un grosso problema che ha a che fare con la storia. Di nuovo vi ricordo, D è il nome dei nostri ex nemici. E allora torniamo di nuovo da Imusama, perché Cobra di nuovo diceva: è stato il fratello della regina Lilia a regnare dopo di lei. Allora che cos'è la D? Nella nostra famiglia si tramanda da generazione una sua breve missiva. E Im cosa diceva? Negli ultimi anni sono sorti in tutto il mondo gusci vuoti che non conoscono nemmeno il significato del proprio nome. Com'è che i Nefertari non lo sapevano, abbiamo detto prima, ovviamente non sapendo che cazzo fosse questa D, loro sono andati avanti con la stessa vita di prima. La D se l'è pioppata Lily, se l'è scelta lei di mettersi questa D nel nome, perché sentiva di appartenere a quel gruppettino là, no? E allora proseguiamo, abbiamo detto qua e siamo qui. Cosa diceva Roger? No, Gold Roger, il re dei pirati, ma io mi chiamo Goldie Roger. Almeno ora puoi capire perché il governo mondiale sta nascondendo così il tuo nome. Perché, di nuovo, capendo che cos'è, capendo il secolo vuoto, capendo tutte le motivazioni e tutto il resto, tu riempi quel guscio e diventi di nuovo un nemico per il governo mondiale. Perché c'è Saul nella marina? Perché c'è Garp nella marina? Perché loro non sanno niente della D. Quindi per il governo non sono pericolosi, sono degli stronzi come tutti gli altri. Non sanno niente, hanno solo la D nel cognome, a posto così, finché non sanno niente, a noi che ce frega. Perché alimentare il problema? Perché ucciderli preventivamente? Se li ammazzo creo il dubbio, perché li hanno ammazzati? Non ha senso. Allora il problema sorge qua. E andiamo qua, a Drum,
con Dalton che dice conosci Gol di Roger? No, Corea dice conosci Gol di Roger? D vuole dire Gold Roger. Non penso ci sia qualcuno al mondo che non conosca quel nome. Capisco, ora lo chiamano così, Gold Roger. Sembra che la mia renna si sia messa al seguito di un tipo davvero pericoloso. E così la volontà della D è sopravvissuta. Perché ho messo questa tavola? Allora, rifacciamo il sunto. I D sono i nemici giurati del governo, combattono inconsciamente per qualcosa. La D è un grosso problema che ha a che fare con la storia. Lily, quando parte da Arabasta, non aveva la D, altrimenti il fratello l'avrebbe avuta anche lui. Lei se la pioppa dopo. I D di oggi non sono pericolosi perché non sanno che cosa significa quella lettera. Roger diventa pericolosa nel momento in cui lo scopre e quindi gli danno il ban, no? Gold diventa... E Corea rivede in Luffy qualcosa che fa durante la battaglia a Drum e dice: e così la volontà della D, dei D, di quel gruppo là è sopravvissuta. Cioè non è la volontà nella lettera, non è la lettera che porta la volontà, non c'è del magico nella D. Avere la volontà della D significa aver scelto, inconsciamente o meno, di perseguire quegli obiettivi, quell'obiettivo, quella volontà, perché Dino Ishi, che è la traduzione, cioè è il termine giapponese originale, si può tradurre anche in scopo della D, dei D, obiettivo dei D, quindi c'è uno scopo. E qual era lo scopo dei D? Nella lettera di Lily ci dice: proteggete i poneglyph e issate la bandiera del mondo, dell'alba del mondo che verrà. Lì dentro, secondo me, c'è l'ideale della volontà della D, cioè portare quell'alba nel mondo. Come? Boh, lo capiremo, ovviamente. Non c'è adesso una spiegazione in merito, però ci stiamo girando intorno come un avvoltoio sul cadavere in questo momento. La volontà di D non è una cosa spiritica. Poi la cosa spiritica è Luffy che eredita tutti i poteri di tutti quanti, però c'è qualcos'altro, c'è qualcosa di scelta, la scelta di accettare, di seguire un ideale. Quindi l'ideale di quella cosa lì, il perseguire la libertà, fare questa cosa qua, ti rende un seguace della volontà della D, consapevolmente o no, e Luffy lo fa inconsapevolmente, chiaramente. Proseguendo, andiamo qua. Trafalgar di Waterloo. È un nome che in realtà non dovrei sbandierare in giro. Non lo dico completo semplicemente per proteggermi. Non c'entrano nomi in codice o cose del genere. Cosa sia la D è un segreto, mentre Water è un nome che mi fa cacare perché mi chiamo Cesso, dice. La mia famiglia ha sempre avuto la... E lo interrompono, arriva Rossinante, dice: se è vero che hai la D nel nome, allora vattene e fuggi lontano da Doffy. Cerca di capirelo. Sei una persona di quelle che non dovrebbero mai stare al suo fianco. Perché? Perché, ci dice Rosinante, il nome nascosto di, non c'è dubbio, tu fai parte di quel clan di predestinati, la famiglia dei D. Nel luogo in cui provengo, gli adulti dicono ai bambini che se non si comportano bene arriveranno i D a mangiarli. Quindi praticamente i D sono il boogeyman dei draghi celesti. Quando il nome di qualcuno con la D diventa famoso, gli anziani sono soliti aggrottare le sopracciglia e mormorare: la D richiamerà certamente l'ennesima tempesta. Cosa vuoi dire? Che sono una specie di mostro? Forse, ma nessuno conosce la verità. Quindi manco i Drago Celesti lo sanno. È un nome che si è tramandato tra le ombre della storia in ogni parte del mondo. Nella mia terra, i membri della D sono definiti i nemici naturali degli dei. Dei. Se con dei identifichiamo i draghi celesti, allora il vostro scopo potrebbe essere la distruzione di questo mondo. Ricordiamoci, no? Il capovolgere il mondo. Ma ciò che Doffy sta cercando di realizzare ha un significato totalmente differente. Nella D deve esistere un'ideologia che si contrappone direttamente agli dei. Allora, Lo dice che la D è un segreto e lo sappiamo. Rosinante dice che quelli con la D sono un gruppo di predestinati. A Marie-Joie, quelli usano la D come boogeyman, l'uomo nero, per spaventare i bambini. Gli anziani dicono che la D porta tempesta, causa danni.
a Marie-Joie di nuovo sono definiti i nemici naturali degli dei, e gli dei di oggi sono i draghi celesti. Allora, se i draghi celesti sono di fatto dei conservatori, possiamo definirli così, cioè loro stanno conservando il mondo da 800 anni affinché tutto rimanga in equilibrio, non cambia nulla, deve restare così affinché Ymir governi in eterno, loro possano spadroneggiare e tutto il resto. Mentre i Dee sono coloro che vogliono distruggere questo mondo. Di fatto i Dee sono dei rivoluzionari, ma nel senso vero, non nel senso loffio che è quello che dice Dragon. Cioè la volontà dei Dee si contrappone alla volontà conservatrice di quel gruppetto là che governa da 800 anni. Ma se il governo ha 800 anni e loro si identificano come divinità da 800 anni, prima non lo erano uno dei tanti. La domanda che mi sono posto io: chi erano gli dei prima? Perché come tutto va sempre, Dio ammazza Dio, ne prende il posto. Perché è così che funziona, ha sempre funzionato così. Un dio nell'ottica di guerra è colui che ha sconfitto il dio precedente. E quindi chi erano gli dei prima? Erano i Dee? Quindi i Dee erano gli dei del mondo precedente? Del prima del secolo vuoto? O c'era qualcos'altro? E allora per scavare bisogna andare a cercare nella storia, aspetta che bevo un goccio d'acqua, dove noi abbiamo letto per la prima volta il nome Dio all'interno di One Piece, con le armi ancestrali. Per ragioni sconosciute nel passato esistevano 3 grandi armi con il potere di distruggere il mondo, 3 armi antiche che portano il nome di 3 divinità, Pluton, Uranus e Poseidon. E vostra figlia è una di esse, non posso negarlo, dice Nettuno. Quindi abbiamo 3 armi antiche che hanno il nome di 3 divinità. Qua viene citato Uranus, prima e unica volta in tutto il manga che viene citato Uranus, ma se posso permettermi una teoria veloce, secondo me la descrizione di Uranus sta qua. Non so spiegarti se fosse una creatura vivente o qualcosa di naturale, ma era una cosa nera come la pece che volava sopra le nuvole. E Ivankov dice: se quella cosa che hai visto distruggere il paese da sopra le nuvole era un'arma del governo, solo Vegapunk poteva creare una cosa del genere. E Dragon dice: ma scusami, ma Vegapunk non farebbe mai una cosa del genere in modo così esplicito. Infatti, dice Ivankov, in tal caso cosa ne dici di un'arma antica? Se Imu fosse qualcuno che vive sin dai tempi antichi, avremmo un collegamento. Robin ha detto che le armi antiche esistono davvero, ma se ne hanno una, perché non l'hanno mai usata prima d'ora? Perché soltanto adesso? Noi sappiamo che è il soltanto adesso dovuto al fatto che gli mancava la munizione. York ha fornito il Mother Flame, con cui loro hanno alimentato questa cosa, e questa cosa si è rimessa in moto. Così come il robottone era spento perché era senza energia, probabilmente anche questa cosa senza energia non poteva funzionare. E avendo l'energia generata da una fornace nucleare, questa cosa è ripartita. Ecco, secondo me questa è l'ipotesi, la mia teoriuccia. Questo potrebbe essere il grande potere esterno da cui si sono difesi a Wano. Però è veramente una stronzata, in ogni caso. Tenetela lì, questa è la possibile unica descrizione di Uranus che abbiamo oggi, possibile. Poi che abbiamo Pluton. Ho sentito che con un colpo solo di Pluton un'intera isola possa essere cancellata senza lasciare traccia. Guarda caso, guarda come Lulusia, stessa modalità. È la peggiore arma antica del mondo e porta il nome di un dio. Poi qua dice una stronzata, deve essere da qualche parte in questo paese. Sappiamo che invece sta a Wano, come visto prima, per l'appunto, sta nascosta sotto il paese di Wano. E per aprirla, di nuovo, potrebbe servire l'intervento di Zunesha. Che sappiamo altro di Pluton? Sappiamo che Franky e Iceberg si cacano quando la vedono nei progetti. Dice, ma un essere umano può costruire una cosa del genere? È il peggior mostro della storia della carpenteria navale.
Sono davvero spaventosi, dice Iceberg, e Franky vuole costruirla, chiaramente. Quando poi Franky scopre che Pluton sta a Wano, come la definisce? Quella cosa, non quella nave, quella caravella, quella che cazzo ne so, quella cosa. Proprio usa un termine specifico con i soliti puntini con cui Oda ci dice attenzione. Quindi Franky la definisce cosa, è qualcosa per lui di difficile comprensione, potrebbe essere un grande trapezio volante, capiamo. E infine abbiamo sempre il nostro amichetto Iceberg che dice: io possiedo i progetti per l'arma Pluton. Pluton è il nome di una nave corazzata che venne realizzata anticamente su quest'isola, quindi la nave esiste, c'è, e sappiamo che poi l'hanno spostata a Wano. Attenzione, l'ingegnere navale che diede vita a quell'arma potentissima ritenne fosse necessario un potere equivalente nel caso in cui quel potere avesse cominciato a scatenare la propria furia. Così i progetti vennero tramandati di generazione in generazione. Attenzione, io ve lo ripeterò all'infinito, non esistono due Pluton. Pluton non serve per fermare le altre armi ancestrali. Loro hanno semplicemente detto: Pluton ha dei progetti, Pluton l'hanno costruita, e nel caso in cui la Pluton finisse nelle mani dei cattivi, noi dobbiamo essere in grado di costruirne un'altra per fermare la prima. Solo che poi Franky si rende conto che Robin non vuole risvegliarla, il governo vuole i progetti e quindi brucia i progetti, così che nessuno possa costruirne più un'altra. E poi l'altra, chiaramente la prima originale, sta a Wano, per ora bella protetta. D'accordo? Bene, d'accordo. La terza e ultima arma ancestrale sappiamo essere Poseidon. Robin arriva al campanile di Shandora e legge il poneglyph, un'arma antica con il nome di un dio, Poseidon, e la sua ubicazione. Un'altra arma proprio come Pluton ad Alabasta. È incredibile che ci siano cose tanto pericolose che riposano indisturbate da qualche parte nel mondo. E quindi abbiamo i nostri 3 dei, i primi 3 dei. D'accordo, bene. Qua ci fa ancora il pippone, giustamente, sì, che è scoperto che Poseidon serve per trascinare l'arca e tutto il resto, quindi Poseidon non è altro che Shirahoshi. Sapevamo già, ma era giusto metterla nel nostro discorso. Cosa ci dicono i pesci laureati? Questa imbarcazione, quindi l'arca Noah, è costruita affinché noi la trainassimo. Quindi comunque, ecco, il potere di Poseidon serve per questo, non per distruggere il mondo, ma per portare a termine questa missione. Pluton per qualcosa, Poseidon per questa cosa specifica. Usare quest'arca per salvare qualcuno da un mondo che si riempirà d'acqua. Abbiamo visto l'Ulusia sprofondare e il mondo alzarsi di 1 metro d'acqua. Vedremo se questo ha un suo senso. Una tavola che non ho messo, ma perché non aveva senso, ma ve lo dico lo stesso. Quando i pesci laureati portano l'arca nella foresta del mare, dicono: ci serve quella famiglia per ripararla. E famiglia è scritto Ichizoku. Ad oggi Ichizoku lo usano per 2 tipologie, i Di e i Kozuki. Quindi, visto che potremmo avere i Di che erano composti da pirati, personaggi particolari che facevano cose, magari quella famiglia attesa per riparare l'arca potrebbero essere i Di. Non ne ho la più pallida idea. Capiremo un giorno. Ho messo queste altre 2 tavole perché lo trovo estremamente interessante. Quando Vanderdecken IX scopre che Poseidon è Shirahoshi, dice: la leggenda narra che un tempo esistesse in mare un potere inimmaginabile, una principessa sirena capace di sottomettere persino i re del mare. Il primo Vanderdecken, seguendo questa leggenda, si avventurò verso il fondo del mare. Perché ho messo questa cosa qua? Perché stiamo parlando di divinità. E che cosa ci dice Brook quando parla di Vanderdecken? Guardate là, quella è proprio lei, la vera Flying Dutchman. Una nave che non dovrebbe nemmeno esistere in questo mondo. È una storia vecchia di centinaia di anni. Un giorno, durante una grande tempesta, un capitano di nave improvvisamente impazzì, gettando i suoi uomini in mare uno dopo l'altro, uccidendoli tutti, arrivando persino a sfidare gli dei. Attenzione!
Il nome di quel capitano era Van der Decken, quindi è il Van der Decken primo di cui sta parlando Van der Decken nono, colui che quindi era sceso sotto acqua a cercare Poseidon. Lui venne condannato all'ira degli dei e destinato a vagare per sempre nei mari sotto tortura eterna. E quella nave è proprio davanti a noi, la nave maledetta del capitano Van der Decken. A me piacerebbe tantissimo che Van der Decken fosse uno di quei personaggi che in passato ha rotto il cazzo e ha fatto un casino della Madonna. Tant'è che gli dei antichi, e non parlo dei draghi celesti, ma degli dei che stavano prima dei draghi celesti, lo hanno veramente punito, gli hanno rotto il culo e l'hanno confinato sotto il mare. Questa ve l'ho messa così come chicca, un giorno capiremo. Magari è Van di Decken, qualcosa, non lo so, però ecco, io ve l'ho messa lì, così, per divertimento, pur passant. Allora, abbiamo fatto questo purpurri di armi antiche. Abbiamo detto che le 3 armi, Uranus che forse potrebbe essere legata al Mother Flame, Pluton che è la nave capace di distruggere un'isola con un colpo solo, che sta sotto guano, che ha dei progetti e che è un mostro e una cosa, mentre Poseidon è il terzo dio, la principessa sirena di Ryugu, che può comandare del mare per trascinare questa arca che serve per un progetto esterno. E allora, visto che Robin ha letto di Poseidon a Shandora, abbiamo già analizzato prima Arabasta per quanto riguarda Pluton, Shandora ci dice Robin che trova questo cenotafio che è tipo una stele commemorativa. E cosa dice questa stele commemorativa? Nell'anno 402 dell'era del mare circolare, quindi praticamente 300 anni prima della fine del secolo vuoto, la città di Shandora prosperava, quindi circa 1100 anni fa. Ricordatevi, 1000 anni fa i Mink andarono su Zunesha, 1100 anni fa Shandora esisteva ed era prospera, 1000 anni fa cominciò la battaglia tra i gambe lunghe e i braccia lunghe. All'incirca 1000 anni fa i nani vennero schiavizzati dai Don Quixote. Cioè, questi anni precedenti al secolo vuoto sembrano delineare delle storie molto interessanti. E Robin dice e cadde in rovina 800 anni fa, esattamente alla fine del periodo compreso nel secolo vuoto, di cui non resta alcuna traccia nella storia del mondo. Prosegue Robin e trova quest'altra stele. Questa non è un poneglyph, benché tanti ne siano convinti. Tant'è che lei non dice un poneglyph, dice non può essere. Gli antichi caratteri dei poneglyph, riportati così, come se nulla fosse. Nessun altro al di fuori di coloro che realizzarono i poneglyph avrebbero potuto servirsi di questi caratteri. Quindi gli hanno scritti quelli di Wano, potenzialmente. Con le vere intenzioni nel cuore e le labbra serrate, noi siamo coloro che tramandano la storia insieme al suono del grande campanile. Dice, ma certo, la grande campana d'oro doveva essere qui. Tutti i libri in città furono bruciati. La storia venne cancellata. Non c'è più alcun dubbio, in questa città avevano portato un poneglyph. Poi lei chiaramente scende, capisce, gira, comincia a intuire che c'era il campanile da qualche parte, ma il campanile non c'è più. Una città tanto gloriosa, questo l'ho lasciato per il buon Adolfo, che sta proteggendo la storia. Si riuscirà mai a capire cosa è successo al mondo passato? E allora noi andiamo nel passato. Andiamo a quello che ci raccontava il capo Shandia, ai giovani Wiper, coso lì, come cazzo si chiama? Adesso mi scappa il nome, Karakiri, vabbè. Dice, Poneglyph è una storia di 800 anni fa. I guerrieri della città d'oro di Shandora combatterono contro coloro che miravano alla pietra e vinsero. Sì, vinsero. Kamakiri, bravo, Kamakiri. Sono stanco, io ho già spento il cervello. Sì, vinsero, ma i sopravvissuti furono pochi e il prezzo pagato fu enorme. Da quel momento
I sopravvissuti divennero i custodi silenziosi delle rovine di Shandora e del Poneglyph. Quindi, 800 anni fa, i Shandia hanno combattuto contro coloro che formarono il governo mondiale, gli hanno rotto il culo, hanno vinto, sono morti praticamente tutti, ma sono riusciti a battere coloro che hanno invaso Shandora e da allora hanno protetto il Poneglyph nascondendolo nella città bassa. E ci dice sempre il nostro capo, l'Upper Yard non è solo la nostra terra natale, ma è anche depositaria di una parte cruciale della storia scomparsa nel tempo. Quindi l'Upper Yard sta conservando una storia perduta nel tempo. E allora torniamo ulteriormente indietro nel tempo e andiamo da Calgara in Holland. Ho messo questa tavola perché qua c'è la conferma che 800 anni fa c'erano già i log pose, gli eternal pose, perché i compagni di Nolan trovano un eternal pose dentro nelle rovine di Shandora. Guardi qua, ammiraglio, ho trovato un eternal pose. E Calgara dice, credo sia uno degli oggetti sottratti agli invasori. Quindi quando gli invasori hanno perso, quindi il governo, coloro che comunque hanno attaccato Shandora hanno perso, gli Shandia gli hanno rubato la roba e gli hanno preso anche questo eternal pose che, a detta mia, banalmente puntava a Jaya. Domanda: perché gli invasori avevano un eternal pose di Jaya? Ma soprattutto, come hanno fatto a perdere contro un popolo di indigeni? Ma soprattutto, perché il governo mondiale da allora non ha più riprovato a riprendersi la pietra? Bah, forse un giorno capiremo, questo non lo so. Parliamo di dei, ovviamente, e siamo qua. Dio del sole, Dio della pioggia, Dio della foresta, Dio della terra. Vi faccio notare una cosa: i suoni. Dondo totto, dondo totto, dondo totto, dondo totto. Sono gli stessi suoni dei tamburi della liberazione. Dondo totto, dondo totto, uguale. Qua, 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 qua. Ovunque c'è il dondo totto. Ma gli invasori no, non Peppe, gli invasori di cui parla Calgara parla degli invasori di 400 anni prima, parla del governo mondiale o coloro che attaccarono Shandora per prendersi il Poneglyph. Lui non vede gente da 400 anni, gli Shandia. Lo dice apertamente a Nolan, voi siete i primi che entrano qua da allora. Voi siete i primi che entrano qua da 400 anni or sono. E quindi c'è il nostro elenco di divinità, Dio di qua, Dio di là, Dio delle città, delle immensità. In cambio del sangue di questa ragazza vi preghiamo di salvare il nostro villaggio. Il Dio è giunto, è il Dio Kashi, il Dio Kashi. Che aspetto divino avete, Dio Kashi? Sembra una bestemmia, ma in realtà è il suo nome. Domanda che mi sono posto io: perché il Dio Kashi è un serpente? Cioè, perché loro identificano la divinità in un super cobra gigantesco immenso? Cioè, da cosa deriva questa associazione mentale? Semplicemente per ignoranza o c'è qualcosa che richiama un'antica divinità che aveva la forma di un serpentone, di un dragone? Io ve le butto lì, poi fatevi voi le vostre idee. Io le risposte ovviamente non le ho. Potrei avere una risposta a monte, ma è una citazione alla teoria degli antichi astronauti, dove nella mitologia cinese gli antichi cinesi dicevano che gli dei scendevano dalle stelle cavalcando dragoni di ferro che emettevano grandi rumori. Poi le interpretazioni si perdono nella fantasia, ma questo dicevano gli antichi cinesi. Abbiamo Nolan e Calgara, e Calgara risponde a Nolan che gli aveva detto: come puoi togliere la vita a tua figlia? Cioè, tu non puoi capire quanto potere abbiano per noi le parole di un sacerdote che può ascoltare la voce degli dei. Le parole del pantry, il pantry del sacerdote, sono le parole delle divinità. Obbedire a quelle parole è la legge del nostro villaggio, anche se ne va di mezzo la vita di mia figlia. Se ci opponessimo,
sarebbe inevitabile un castigo divino. Qui di nuovo, dondo totto, dondo totto, dondo totto, dondo totto. Perché vi ho lasciato queste frasi qua? Perché gli Shandia sono estremamente devoti alle parole degli dei antichi e loro devono obbedire alle parole degli dei antichi. Poi ci arriviamo. Io vi sto seminando tutti i puntini, poi alla fine li raccogliamo. Allora, veniamo qua e Noland dice: ma non dovreste proteggere questa città? Infatti, come ben dici, è la città che va protetta, non i tesori. E per essere più precisi, questa pietra. Che cosa sono questi caratteri? Non lo so. Gli Shandia non hanno idea dei poneglyph, cioè di che cosa sono i caratteri, ma la pietra si chiama poneglyph. L'unica certezza che abbiamo è che la città si chiami Shandora e che è caduta in rovina per proteggere questa pietra. E noi dobbiamo continuare a preservare ciò per cui sono morti. È dovere dei discendenti proteggere la prova vivente dalla battaglia dei propri antenati. Dobbiamo rispettarli come se fossero delle divinità. Quindi i loro antenati di 400 anni prima, quindi di 800 anni fa, non erano dei, erano come loro, ma loro li venerano come dei perché hanno protetto con la loro vita la pietra e quindi devono essere venerati per questo. Quando gli Shandia vengono spazzati nel cielo con la Knock Upstream, finiscono a Skypiea. E qui c'è questo dottor Barbanera, pediatra, questo signore con un sigaro infernale, che viene chiamato Dio. Dio! È una massa immensa di Vert, che meraviglia, è tantissimo. Avete sentito il canto di questo bellissimo Vert? È un dono che il cielo ci ha concesso. È nata una terra sacra. È il luogo in cui dovrei vivere. Se c'è qualcuno là dentro, buttatelo fuori. Io sono Dio. Questo Vert mi appartiene, io sono Dio. E qui c'è Calgara, che ormai ripulito dal concetto di Dio, che era un Dio che voleva il sangue dei figli, dei fratelli, delle sorelle, dice: ma quale Dio? Non permetteremo a nessuno di privarci di questa terra. Quindi a Skypiea esiste una figura che si autodefinisce Kami, Dio. Ma vediamo, perché c'è Gunfall che ci spiega. Cioè, non essere arrogante, Enel. Il nome Dio è solo un titolo per identificare il leader di questo paese. Enel, mettendosi un dito nell'orecchio, dice: era così finora, coglione. Perché questo gli dice. E dice Gunfall: in un mondo abitato da persone non esiste alcun Dio. Attenzione, in un mondo di uomini, di esseri umani, di persone, non esiste alcun Dio. Ma Enel non è d'accordo. Enel ci spiega perché non è d'accordo. Cioè, pare che voi ancora non comprendiate il significato di essere un Dio. E Gunfall gli dice: se hai tempo da perdere con queste sciocchezze, dimmi qual è il tuo vero obiettivo. E lui gli risponde: devo ritornare a casa, Gunfall. Qui Enel usa un termine, Kanko, che letteralmente indica una processione in cui un oggetto di culto, nel quale spesso si ritiene vivere lo spirito di un dio, ritorna nel proprio tempio. Oppure, ad esempio, quando l'imperatore giapponese era all'esterno del palazzo, diceva che Kanko, torno a casa, ritorno al palazzo imperiale dopo un viaggio. Quindi diciamo che è un viaggio di una divinità verso il suo luogo a cui appartiene. E poi ci fa ritornare a casa. Esattamente, ho un posto in cui devo tornare. Nell'isola celeste dove sono nato, quindi Birka, si crede che gli dei risiedano lì. Lo chiamano Fairyverse. È un luogo che si estende a perdita d'occhio. Quindi a Birka asseriscono che gli dei, le divinità del popolo celeste, vivano nel Fairyverse, quindi nel Verse fatato, nella terra fatata. È il mondo dei sogni che sto cercando. È la terra che merito. L'Upper Yard e le manciate di Vert, per cui combattete da secoli, non sono nulla a confronto. Sappiamo poi che chiaramente è la luna. Vai Maxim, dirigiti
nel mondo degli dei che fluttua nel cielo notturno. Portami nel Fairyverse. E allora, qua cominciamo ad annusare un po' il discorso, perché Enel si crede un dio nel puro senso del termine. Ha sentito nella sua terra natale, Birka, che poi lui ha distrutto, che gli dei stanno nel cielo. Quindi Enel, che si ritiene un dio, vuole tornare là, nel Fairyverse, nella terra infinita degli dei. E questa terra è chiaramente la Luna. E che cosa succede della Luna? Enel trova una città sotterranea che si chiama Birka, che lui riaccende con la sua elettricità. In questa città si riattivano tutti questi robottini che poi di fatto sono gli schiavetti degli dei, e insieme agli robottini lui scopre la storia di coloro che un tempo vivevano sulla Luna. Vivevano in armonia con questi robottini che loro costruivano, erano estremamente avanzati tecnologicamente, e un giorno, come ci dice poi la didascalia, dovettero scendere a terra perché mancavano risorse, non c'era più risorse a cui attingere, e quindi loro sono dovuti scendere a terra. Quindi gli dei del mondo appartengono alla Luna. A Birka venerano gli dei, sulla terra si racconta che le armi ancestrali hanno il nome degli dei. E allora, cominciamo a ragionare. Abbiamo anche un'ultima cosuccia. Le popolazioni del cielo venerano questa statua che identifica ciò che loro bramano più di tutto, ovvero la terra con cui si coltiva. Io la lascio qua, nel senso, non so dirvi cos'è e cosa non è, ma io mi sono fatto una teoria da questo punto di vista. La teoria degli antichi astronauti aiuta tantissimo a questo ragionamento. Scesero dal loro pianeta perché il loro pianeta stava morendo e necessitavano di risorse, e quindi sono scesi giù dalla Terra e hanno conquistato tutto. Sono diventati di fatto i padroni della Terra. Solo che in questo caso, secondo me, in One Piece sulla Terra c'era già qualcuno. C'erano gli antichi giganti, e gli dei del cielo identificavano la Terra con coloro che la abitavano. Questo ricorda tantissimo, a parte le corna, Horse, quegli zannoni e tutto il resto. Poi potrebbe essere esattamente una sciocchezza, però chissà, un giorno forse capiremo. Magari è la faccia di Imu questa invece, non lo so. In ogni caso non ne ho la più pallida idea. Solo che, ecco, la teoria degli antichi astronauti, la teoria del cargo, cosa ci dice? Ci dice che coloro che sono estremamente ignoranti, coloro che sono estremamente incivilizzati, vedono in qualcosa di tecnologico qualcosa di divino, e mettendo caso che sulla Terra ci stavano veramente i giganti o degli esseri primitivi che ti vedono queste divinità scendere dal cielo sulle astronavi che vengono a Terra, tu le divinizzi immediatamente, perché non può essere umana una cosa che succede del genere. Quindi vennero definiti dei perché coloro che stavano a Terra non potevano spiegarsi semplicemente quello che hanno visto. I Lunaria, questi abitanti della Luna, non erano altro che extraterrestri scesi sulla Terra a bordo di astronavi. Perché ho detto Lunaria? Perché abbiamo finalmente la descrizione dei Lunaria. Ali nere, capelli bianchi, pelle bruna. Se informassimo il governo, ci darebbero 100 milioni di berri. Il governo mondiale paga 100 milioni di berri solo e soltanto per avere una informazione sui Lunaria. Non gliene fotte nulla dei D che sono vivi in giro, eppure i D sono i loro nemici. Però pagano 100 milioni per avere un'informazione qualunque sui Lunaria. Che ci dice Queen, che King è un sopravvissuto del popolo dei Lunaria, una razza che dovrebbe essere completamente estinta. Sono mostri che possono sopravvivere a qualsiasi condizione ambientale. Di fatto non sono umani, sono extraterrestri. Tanto tempo fa venivano chiamati dei. E Sanji dice: perché si sarebbero estinti? Oh beh, dice Queen, dovresti domandarlo alla storia.
perché si sono estinti. Marco dice: ho sentito dire che tanto tempo fa sul Muro Rosso vivesse una razza capace di infiammarsi. Ne sai qualcosa, King l'incendio? E di nuovo Marco ripensa alle parole di Barbabianca. Vi ricordate cosa vi ho detto all'inizio? Che i Rox sembrano sapere informazioni particolari su cose strane? Ecco, di nuovo, Big Mom, Kaido e Newgate sapevano tutti e tre dei Lunaria. Sulla Red Line c'è Marijois, dice Newgate, ma tanto tempo fa pare che lassù ci fosse il paese degli dei, Kami no Kuni. Quindi, sulla Red Line, prima dei draghi celesti, c'era il regno degli dei, il paese dei Lunaria. E allora mi sono chiesto, ma scusami, se sulla Red Line c'erano i Lunaria, il governo paga 100 milioni per avere informazioni, in tempi antichi venivano definiti dei e tutto il resto, perché King, quando parla con Kaido, dice: ma pensi che ancora io sia Joy Boy? E King dice: una leggenda è una leggenda, e poi io non pretendo nulla da te, tu sei il più forte, ti devo la vita. Quindi questo significa che nel folklore dei Lunaria c'è la figura di Joy Boy. Com'è possibile che nel folklore degli dei vi fosse la figura di Joy Boy? E allora proseguiamo, perché ci sono anche altri elementi interessanti da collegare a questo discorso. Le 5 famiglie principali di Wano hanno nel loro nome il nome della luna: Shimotsuki, luna di ghiaccio, Kurozumi no, in realtà sono solo 4, perdono. No, 5 perché sono anche i Kozuki, giustamente. Kozuki, luce di luna, luce di ghiaccio, Uzuki, che una sia il vento, le altre 2 mi ricordo, Amatsuki e Fugetsu. Comunque c'è la parola luna in tutte le famiglie principali del paese di Wano. E poi, come se non bastasse, questa è una grande ipotesi, che ringrazio il mio amico della ciurmaglia di One Piece, Mr. Brasil, che mi ha fatto notare che qua, nel dipinto sulla luna, potrebbero essere dei caratteri antichi. I caratteri antichi che la gente di Wano sapeva scrivere per qualche ragione che non conosciamo. Quindi non è che la gente della luna, gli dei antichi, poi fossero effettivamente coloro che erano legati strettamente a Wano, erano legati strettamente a tante cose. Vedremo. E la figura che in tutto questo discorso c'entra come, non so, come un pezzo di carne in una cucina vegetariana è la figura di Nika. Nika è un dio, è il dio del sole, è legato al frutto mitologico Ito Ito modello Nika, ha un culto tutto suo, il cui simbolo è nello stemma di Wano, nello stemma chiaramente ha un simbolo tutto suo che è la croce dei Buccaneer, ha il simbolo tutto suo che sta nella bandiera di Arabasta, ha un simbolo tutto suo che sta appunto nello stemma di Kozuki, di Wano, ha un simbolo tutto suo che sta sulle tende degli Shandora, e un simbolo tutto suo che sta nel simbolo a Skypiea, e quindi questo dio del sole, come ci racconta il nostro amichetto Clap, papà di Orso, è il nome, questo dio del sole Nika, di un guerriero leggendario tramandato di generazione in generazione all'interno della nostra stirpe di Buccaneer. Un giorno ti condurrà verso un mare libero sotto il sole. Nika ride sempre e porta il riso tra le genti al suono di questo ritmo, don tototò, don tototò, e poi gli sparano e lo ammazzano, poraccio. Quindi Nika è legato al suono dei tamburi della liberazione, suono che noi rivediamo anche qua, don tototò, don tototò, e cosa dice? Nessuno vuole più combattere. E qui c'è questa bellissima vignettina dove vediamo questo Luffy in ombra che ricorda molto la figura di Nika che svetta alla luce della luna, no? Però c'è un'altra cosa interessante. Kaido gli chiede: ma tu chi sei? E c'è Zunesha e dice: oh Joy Boy, mi mancava questo ritmo cardiaco, è come se tu fossi lì.
sono davvero emozionato, non posso fare a meno di credere che sia destino, non posso fare a meno di sperare in lui. E Luffy dice, ma chi sono? Sono Luffy, colui che diventerà re dei pirati. Quindi comunque Luffy non si è snaturato, non è diventato Nika, lui incarna il potere di Nika. Lui è Joy Boy, infatti Zunisha lo riconosce come Joy Boy, non lo riconosce come Nika. Nika è semplicemente il frutto del diavolo. E cosa ci dice Saturn qua per quanto riguarda i Buccaneer? Dice, in quanto discendente di una famiglia che un tempo commise un grave peccato nei confronti del mondo, appartiene Orso per natura alla classe sociale degli schiavi. Lui è un sopravvissuto della razza estinta del popolo dei Buccaneer. Di nuovo, figlio del popolo dei Buccaneer, ti è concesso soltanto di diventare uno schiavo o di morire. È la storia che lo ha deciso. Poi lui fa un pippone, dice guarda che io adesso se ho il potere voglio salvare più persone possibile, proprio come faceva Nika. E Saturn dice, ed è per questo che siete destinati a scomparire. Qua cosa dice Ivankov? Tu sei uno del popolo dei Buccaneer, sei davvero enorme, ho sentito dire che avete sangue di gigante. E anche nella terra dei giganti ci sono le divinità, perché ad Elbaf sappiamo esserci gli dei, tra cui il dio di Elbaf, a cui poi loro devono, diciamo, obbedienza alle sue leggi, alle sue direttive, e quindi quando nasce una controversia nessuna delle due parti si ritira, allora sarà il dio di Elbaf a decidere. Cosa succede nel paese dei giganti? Nel paese dei giganti, una volta l'anno, si fa questo digiuno di 12 giorni in attesa della celebrazione del solstizio d'inverno, come facevano anche i vichinghi. Festeggiavano Iole, era la festa del sole, dove praticamente loro facevano poi banchetti infernali, si alcolizzavano, mangiavano la qualunque in onore del dio del sole, che sarebbe ritornato proprio in corrispondenza del 21, 22, 23 dicembre, quindi il solstizio d'inverno, perché il solstizio d'inverno richiama il ritorno del sole dalla lunga notte. Quindi anche i giganti venerano a modo loro il sole, hanno anche loro sicuramente una divinità solare nel loro pantheon, ed è estremamente interessante che i Buccaneer vengano associati ai giganti, come ci dice anche Ivankov. È facile che i Buccaneer possano essere una razza mista, un po' come i Wotan, che sono tra i giganti e gli uomini pesce. Magari i Buccaneer hanno metà sangue di gigante e metà sangue umano, per quanto ne sappiamo, o di qualche altra razza scomparsa, non lo so, questo non ne ho la più pallida idea sinceramente. E ho delle ultime info finali, partiamo da qua. Robin ci racconta un po' la storia del paese di Arabasta e ci dice che nell'anno 239 dell'era celeste, quindi ti nomina quest'era celeste che è l'era probabilmente precedente all'era del mare circolare, cominciata 1524 anni fa. Questo tale Caira, potrebbe essere una persona, un regno, un gruppo, non lo so, conquista Arabasta. Nel 260, quindi 20 anni dopo, domina questa dinastia Beiten, quindi sono i nuovi re di Arabasta. Ma queste sono informazioni che non ci interessano. E dice che nel 325 l'eroe di Oltea, Mahmudin, faceva qualcosa. Questo Mahmudin ricorda tantissimi nomi dei giganti, Hairudin, cioè questi nomi vichinghi che finisce con Din. Quindi in quest'era celeste, 325 anni dopo l'inizio di quest'era celeste, che potrebbe essere antichissima, questo gigante già presente sulla Terra aveva avuto a che fare con Arabasta. Noi abbiamo un'informazione più antica, ovvero che il palazzo di Alubarna ha 4000 anni di storia. Quindi facciamo finta che il palazzo di Alubarna sia stato costruito, non so, quando Caira ha conquistato Arabasta, quindi nell'anno 239. Quindi da quel 239 qui sono passati 3800 anni prima del presente. Questo significa che è una vita che Arabasta esiste, che i giganti esistono e tutto il resto. E chiudo con l'ultima tavola di questa sera,
che riprende O'Hara per fare questo ciclo eterno di informazioni, dove Clover ci dice che l'albero dell'onniscienza ha 5.000 anni. Quindi se il palazzo dell'Ubarn ha 4.000 anni, l'albero ha 1.000 anni in più. E secondo me questa informazione ci spiega forse l'anno in cui sono arrivati gli alieni dallo spazio, quando tutto ha avuto origine, ovvero l'anno zero, quando è sorta l'umanità, insomma, quando gli dei hanno preso possesso del pianeta, sono diventati poi i padroni di questo mondo e poi sono diventati effettivamente gli dei. Allora, la nostra lettura delle tavole è finita qua e adesso vi do la mia conclusione, che potrebbe essere un'enorme stronzata. Allora, abbiamo detto che i nemici del governo mondiale 800 anni fa erano quelli con la D, e con molta probabilità questi con la D erano un misto di razze, perché abbiamo visto che ci sono anche gli Ogwar, che sono dei giganti all'interno di questi D. Ma quello che io volevo farvi capire è che probabilmente il Grande Regno non era altro che la Red Line su cui stavano i Lunaria, il paese degli dei, a cui i draghi celesti hanno fottuto il posto, si sono messi al posto loro in cima alla torre più alta del castello per dominare come gli dei precedenti a loro. E allora la domanda che io mi sono posto è: com'è possibile che queste razze infernali potentissime, che sono imbattibili, generano il fuoco, fanno l'impossibile, sono state distrutte? Perché li hanno sterminati, ci dicono letteralmente, non esistono più. Poi se qualcuno sbuca, il governo paga fior di soldi per sapere informazioni su questi antichi dei, per farli fuori. Mentre i Buccaneer, che praticamente loro venerano Nika, hanno il destino di essere o uccisi o di essere schiavizzati. E quindi hanno una sorte diversa dai Lunaria. E allora io mi sono detto che secondo me questi D non sono altro che un gruppo di ribelli, di rivoluzionari, di rompicazzo, che si sono fatti carico degli ideali di quel regno, del regno degli antichi dei, e li hanno voluti preservare, raccontando quella storia sulle pietre, diffondendole. Quindi il fatto che i D fossero i nemici naturali degli dei è perché sono coloro che hanno rotto le palle al governo mondiale. I Lunaria hanno perso, non so dirvi come, non so dirvi perché a me mancano le risposte, ve l'ho detto all'inizio, io non ho le risposte, io ho messo in fila tutti i pezzi per arrivare a un perché, ma il perché non l'ho trovato, ovviamente, mi mancano ancora pezzi. Però credo che il regno antico fosse il regno dei Lunaria. Quindi la Red Line, banalmente, è talmente banale e infantile, sotto il nostro naso, continua a dirci no, guarda altrove, Clover diceva questo, quello diceva questo, invece è quello lì perché te lo raccontano. E in tutto ciò va inserito il One Piece, perché il One Piece che fa scanasciare delle risate e porta questo progetto coinvolte le armi ancestrali, Poseidon, il ritorno di Joy Boy, il fatto che sapessero che 20 anni più avanti scoppia la guerra, il governo che ha paura di questa guerra perché ribalta il mondo. E questo è il problema dei D, perché i D hanno creato il casino. Sono per questo i nemici naturali degli dei. Chi se ne fotte dei Lunari del grande regno antico? Quelli sono morti, li hanno distrutti, no? Adesso mi infervoro un po' come fa Barbero con la storia vera. Zunesh ha commesso un crimine, Toki è scappata dal suo dovere e quindi Joy Boy ha fallito perché gli sono messi i bastoni tra le ruote, solo che Lily insieme a quelli di Wano sono riusciti un po' a sistemare le cose e hanno diffuso questa storia in giro per tappare i buchi, affinché fra 800 anni qualcuno avrebbe fatto quello che loro non sono riusciti a fare. Quindi hanno preservato gli ideali di quel regno, hanno preservato tutto quanto perché per loro era giusto che ci fossero, mentre per il governo, che era conservatore e non voleva determinate situazioni, non voleva magari questi ideali di libertà e tutto il resto, ha fatto di tutto per sterminare quella razza lì, quel gruppo di persone lì. Però ecco, la risposta io non ce l'ho. La risposta me la darete voi. Me la darete voi magari nei commenti quando lo rimetto su YouTube, che ve lo riascoltate, vi fate il pippone tutto insieme.
Però questi sono tutti tasselli messi in fila uno dietro l'altro. Cosa è successo? No, niente, sono le pubblicità, d'accordo, e poi questo è Twitch che fa cose. Però ecco, io sono quasi a un passo, il nome di questo regno, banalmente poteva essere davvero Red Line, che cazzo ne so. Non lo so. E che quindi, ecco, la volontà della D è portare in luce i desideri di questo regno distrutto, perché si facevano portatori di ideali particolari che queste persone hanno voluto rispecchiare, hanno preso carico, si sono fatti carico per riportarli in auge, solo che il governo ha messo le bastoni tra le ruote e non ha voluto. Però ecco, potrebbe essere un'enorme stronzata quello che ho detto io in chiusa, perché non ho le prove per questo. Però, quantomeno la storia che abbiamo raccontato è quella che ci racconta Oda. Poi fatevi le vostre conclusioni, fatevi le vostre idee. Il manga è bello proprio per questo, perché ci permette di divertirci e spaziare e raccontare. Non è il manga perfetto, ma noi non ci interessa, noi ci divertiamo. Re di Line. bello. Allora, prima di salutarci, che sono le ore 23:08 e la mia gola mi chiede pace e anch'io poi devo andare a riposarmi, domani mattina ho degli impegni improrogabili, volevo ringraziare chi questa sera si è abbonato, cercando di capire come fare a ringraziarvi. Vediamo se riesco a fare dashboard autore, eccola qua, così vi ringrazio e poi vi mando a Nanna, e sperando che questa live vi abbia quantomeno rinfrescato un po' le idee, che vi abbia fatto ricordare un po' di cose dimenticate e tutto il resto. Allora, gestione streaming, ecco qua, un po' di pazienza mi dice, così vi ringrazio. Filtro attività, eccolo qui. Ok, allora, vediamo chi devo ringraziare questa sera. Quindi ero rimasto ok, Piercarchi, il gelataio, il Mefisto, Sabax MXX che ha rinnovato l'abbonamento, alcolista non anonimo, bravo, Dottor Laggo, chi è che c'è poi? Biauron, grande, Manuiz88, Simlord che ha donato i bit, Sciacallo che ha donato 40 bit, poi Giovanni24, Simlord 50 bit, Leonardo Mattei che si è abbonato, Ardepa92, Monkey di Draca, Filo 0007, poi Twitch che ha fatto il tifo con 50 bit, Mirko che ha donato 500 bit, il buon Carbine che ha donato un abbonamento a Chris, il Rascal che si è abbonato, poi Simlord che ha donato 2 abbonamenti, bla bla bla. Poi chi c'è? Mister Paolo Isi, Clinto Le Boschi che ha rinnovato, vecchio cuore, Laftail pippavano tutti come veri diavoli. può essere, non so che nome mette, Rip, grazie Lucia, il buon Carmine che ha donato un abbonamento a Eni, Gas e Lucci, quindi grazie anche a Sara che si è abbonata, Vanichi e Olio di Parma. Bene, ce l'abbiamo fatta. Io ragazzi vi ringrazio e spero davvero con tutto il cuore che vi sia piaciuta e vi siate divertiti, perché è la cosa che a me mi interessa di più. Io mi sono divertito tantissimo a raccogliere tutto quanto e a fare il recappone infernale con tutta questa roba. Ci ho messo 2 settimane, è stato veramente un delirio, ma mi auguro che quantomeno vi abbia aiutato. Detto ciò, io vi saluto. Vi aspetto domani alle ore 15 su YouTube, mi raccomando, c'è una nuova rubrica, siamo io, Cenere e Luliziv, questa donna incredibile che ha la safe zone, una zona infernale dove ci si può parlare a 4 occhi senza nessun tipo di pregiudizio, e parliamo di One Piece con lei, con la sua visione di One Piece. Meraviglioso. Domani alle ore 15 su YouTube, mi raccomando, non mancate, perché potrebbe essere una live da non dimenticare nemmeno quella, mi raccomando. Vi aspetto domani alle 15 con il buon Cenere e Luli. Fate i bravi, buonanotte e divertitevi.